grazie di essere venuti al nostro incontro. E questo è anche un secondo incontro perché siamo stati una settimana, una decina di giorni fa anche a Mestre, dove ci siamo trovati con Michele e con altri amici ecologisti, e questo incontro vuole essere un ulteriore passo verso la costruzione di un momento comune per tutti quanti gli ecologisti del Veneto e un collegamento con gli ecologisti nazionali. Noi pensiamo che la situazione in cui stiamo vivendo, per cui addirittura è stato istituito dal governo un Ministero della Transizione, parola importantissima perché ci fa capire che bisogna transitare, solo che i ministri che lo rappresentano non sanno dove devono transitare, sanno che da qui si deve uscire almeno perché sono ministri della transizione, però francamente non ci sembra che abbiano preso la strada giusta sotto tanti profili, e anche non ci sembra che sia stata presa la persona giusta, perché un amministratore delegato della Leonardo, che è la fabbrica di armi, non può certamente essere la persona migliore per imboccare questa strada. Comunque la transizione, il nome della transizione è giusta ed è una transizione epocale, una transizione che non è un'opzione né del governo né di alcuni gruppi, eccetera, è un'opzione dell'intera popolazione umana, per cui non è un'opzione, è una necessità. Cioè questo passo da un modo di produzione capitalistico, dove si fa che vada denaro alla merce e al denaro, cioè si investe continuamente, si comprano delle merci non per poter usufruire di queste merci, ma per poter investire di nuovo e avere ancora soldi e venderle, per cui tutti i beni della terra sono diventati solo uno strumento del capitale per poter essere venduti e comprati e non usati. Non usati, non importa usarli, importa comprarli e venderli. E siamo praticamente nella fase terminale del capitalismo, che è la fase della finanziarizzazione, proprio dove non è più il padrone della ferriera, il nostro antagonista di sempre, perché bisognava difendere gli interessi degli operai. Gli antagonisti sono i prodotti di un sistema elefantiaco, una patologia grave, sono le multinazionali, che in certi momenti si chiamano multinazionali, altri li chiamano oligarchi, ce li abbiamo anche noi in Italia, che sono quelli che governano le ex aziende, gli ex gioielli dello Stato italiano, perché la Leonardo prima era la Finmeccanica, perché l'ENI era un'azienda dello Stato, e se lo fosse rimasta oggi non avremmo nessun problema a vendere purtroppo il petrolio e il gas al prezzo di estrazione, perché pagando le royalties l'ENI poi, se è dello Stato, non ha motivo di fare plus guadagni su questa merce. Invece grazie ai Chicago Boys, la loro teoria dell'iperliberismo, eccetera, che avrebbe dovuto far sgocciolare il benessere su tutti gli altri, ci troviamo in una situazione limite, per cui francamente dicevo prima, non è un'opzione passare a un altro livello di civiltà, perché l'alternativa è la fine della nostra civiltà, ma di tutte le civiltà, probabilmente un arretramento totale del genere umano. Se pensiamo che in questa fase si parla con disinvoltura di opzioni atomiche, ci rendiamo conto della gravità del momento. Se pensiamo al modo come
ancora si pensa di risolvere problemi di lingua, problemi di lingua non all'università, ma sparandosi cannonate tra gente che prima viveva insieme, esattamente come hanno fatto in Jugoslavia qualche anno fa, dove la differenza non era tanto nella lingua parlata, ma da come si scriveva. Se si scriveva in caratteri cirillici bisognava uccidere quelli che la scrivevano con i caratteri latini, pur essendo la stessa lingua. Quindi si arrivava a delle raffinatezze di tipo grafico addirittura. Bene, purtroppo questa è la situazione, purtroppo è necessario che il movimento si renda conto che questa estremizzazione del capitalismo internazionale sta creando problemi gravissimi ai continenti più poveri, che diventano ostaggio sempre delle multinazionali, delle grandi compagnie, delle monoculture, eccetera, e addirittura della compra e vendita del grano, come si è visto adesso, e i continenti più poveri, e dentro i continenti o le nazioni meno povere o più benestanti, il problema è che ci sono invece larghissime strade di popolazione, anche nell'Italia del benessere, che invece si impoveriscono sempre di più, che perdono il lavoro e quindi non hanno nemmeno un futuro possibile. Io mi ricordo, la faccio breve perché devo lasciare lo spazio agli oratori, però quando presi la licenza liceale e fui premiato con degli altri studenti un viaggio premio a Parigi, dove non ero mai stato, io vivevo in Sicilia, a Caltagirone, e quando arrivavamo a Parigi era sera, era il mese di dicembre, perché si coincideva col Natale, il Capodanno, questo viaggio, e davanti all'albergo dove noi studenti dovevamo entrare, nel crepuscolo, abbiamo scorto una dozzina di persone, tra cui anche delle donne, sdraiati per terra di fronte alla piazza dell'albergo, sopra le grate della metropolitana. Io sono rimasto impietrito, ero un ragazzo, ma come mai questa gente qua? Chiamate qualcuno? No, questi sono persone che dormono lì perché là ci arriva il calore della metropolitana. Ora, io venivo da Caltagirone, un paese che appartiene a un'isola povera, soprattutto quando ci stavo io, poverissima, ma non abbiamo mai visto a Caltagirone una persona che dormisse per terra. Quando una persona non aveva nessuna possibilità, lo chiamavano il reclusorio, ma non era un carcere, in realtà uscivano a passeggiare, incontravano gente, chiedevano l'elemosina, bevevano un bicchiere di vino, ma nessuno in Sicilia, quando io ero ragazzo, poteva dormire per terra, dormiva per terra sul marciapiede. Era una cosa che ci avrebbe scandalizzato, ed eravamo poveri. Adesso sento che il sindaco di Vicenza li allontana dal centro perché sennò danno un cattivo spettacolo ai turisti, ma cosa fa? Dove li fa dormire? Sui campi, nelle fogne, non si sa. Ecco, questa è la civiltà del benessere, che toglie benessere alla stragrande maggioranza della popolazione. Non ci può essere una transizione se non parte dagli ultimi. Non possiamo pensare, come qualcuno ha teorizzato, avremo tutti l'automobile elettrica. L'automobile elettrica costa un sacco di soldi e in ogni caso intaserebbe le strade come vengono intasate adesso, anche se non inquina più direttamente, ma indirettamente, perché le centrali elettriche inquinano ugualmente. Non è così che pensiamo noi alla transizione. Noi dobbiamo cominciare, noi ecologisti, che abbiamo e dobbiamo costruirci fra di noi un panorama di idee, di concezione di una società nuova. Noi siamo dei pionieri in realtà, perché il mondo in cui dobbiamo guidare la transizione sarà un mondo molto diverso da quello in cui viviamo adesso, ma è un mondo che può nascere soltanto se noi partiremo dal bisogno degli ultimi, di quelli che in questo momento stanno ricevendo maggiormente i colpi
di questa assurda finanziarizzazione dell'economia. La vergogna di uno Stato che deve comprare i soldi per gestire i suoi servizi da dei privati. La Banca Europea è una banca privata, le banche italiane sono tutte private, cioè noi come comunità nazionale, per poter gestire le scuole, gli ospedali, eccetera, dobbiamo andare da questi privati e comprare a caro prezzo quei foglietti di carta che sono stati inventati non per fare profitto, ma per evitare il baratto, cioè uno strumento facile per scambiarci la ricchezza fra di noi e il benessere. Allora, abbiamo pensato che una serie di interventi, come quelli programmati per oggi, che sono estremamente interessanti e che sono la costruzione di questo processo di coscientizzazione politica, perché dobbiamo costruire un movimento politico, non possiamo delegare sempre ad altri il compito di rattoppare i danni che fanno le multinazionali. Noi non siamo venuti per rattoppare, ma per aiutare la gente a transitare da un mondo di disastri e di ingiustizie verso una nuova era, un mondo che sarà all'antitesi di quello che c'è adesso e che, ripeto, non è un'utopia, è il passaggio necessario per sopravvivere tutti quanti. Tant'è vero che quando noi abbiamo chiesto al Comune di Arzignano di poter aiutarci logisticamente a fare questa bellissima festa, il Comune ha capito perfettamente che questa festa era logica, bisognava aiutarla e ci ha permesso di farla. Recording in progress. Non ho che... Sì. Bene, quindi adesso io taccio, ciao, ben arrivato. Sì, sì. Sì, un attimo. Ho finito. E quindi non possiamo pensare a una transizione senza partire dagli ultimi. Gli ultimi saranno i primi. Dobbiamo uscire da questo spezzettamento enorme che esiste, perché abbiamo noi altri tantissima gente che lavora per l'ambiente, tante situazioni. Doveva venire questa mattina anche Mattia Donadelli, che rappresenta le lotte della Riviera contro Alfusina, contro l'inceneritore di Fusina. Abbiamo qui Michele che lavora moltissimo a Mestre, abbiamo un sacco di gente, noi stessi lavoriamo contro la pedemontana, abbiamo Alberto Peruffo che lavora anche lui con Fastland, cioè ci sono tantissime situazioni di lotta. Questa lotta è indirizzata essenzialmente contro questa ingiustizia climatica. Abbiamo ricevuto anche il commissario dell'ONU per i diritti umani, è stato qui, ci abbiamo parlato, ha riconosciuto l'assoluta ingiustizia attualmente che viviamo in questa grande area a causa della contaminazione da PFAS, ma oggi non parlerò di questo, ne parlerò alla fine del convegno il venerdì prossimo. Ma comunque il fatto che non è consentito ai medici prescrivere gli esami per il FAS, quindi non sappiamo se una donna deve avere un bambino, non fa parte delle analisi propedeutiche. Sappiamo che colpiscono queste molecole fortemente, sì, ho finito, fortemente gli embrioni, eccetera. E viviamo in uno stato di assoluta ingiustizia anche qui. Per cui ritengo che il lavoro che noi stiamo facendo deve uscire dal particolarismo e dobbiamo tutti insieme trovare una nuova unità di idee per crescere insieme e transitare insieme noi con tutto il resto del genere umano dall'altra parte del mondo. Grazie. Era Tito Fazio, medico ISDE e dell'associazione CILSA di Arzignano e che lavora, come avete sentito, in particolare su inquinamento anche da PFAS. Adesso la parola a Carlo Giacomini, urbanista, trasportista, docente universitario, a tratti in questo momento impegnato invece in una importante commissione a Roma, che affronta il tema proposte per una mobilità intelligente nel Veneto.
A te, Carlo. Grazie, buongiorno, mi sentite bene? Perfetto, buongiorno a tutti, perdonate l'assenza, ma gioco forza isolamento da Covid. Per quello che riesco mi sono un po' dedicato a una riflessione per voi e come viene, viene evidentemente, perché sono nel pieno. Comunque, allora, un po' di proposte, di idee per una mobilità intelligente, idee sparse forse, perché il momento non è così consolante, diciamo così. Venivamo da due tornate, da alcuni decenni di sforzi di pianificazione alternativa, di innovativa, ambientalista dei trasporti e della mobilità regionale e in realtà non ci eravamo molto riusciti. Alcune cose c'erano riusciti, alcuni grandi progetti li avevamo governati bene, in positivo o in negativo, alcuni c'erano sfuggiti, il quadro generale ci sfuggiva totalmente, anche se poi in realtà le resistenze locali su singoli temi riuscivano ancora a diventare condizionanti. Per esempio il grande tema dell'Alemagna A27, su cui nonostante tutte le minacce e le pressioni stiamo ancora tenendo bene banco. Però se avevamo dei dubbi che dopo il Covid, la pandemia, ci fosse un momento di rigenerazione, di conversione generalizzata, è meglio toglierceli subito. Sta ripartendo o potrebbe ripartire tutto come prima, forse peggio, perché addirittura ora ci sono i soldi del PNRR e quindi in regione ci sono le opere per le Olimpiadi, ci mancava anche quello. Tra parentesi, grande strategia dell'unico politico che è riuscito a porre un tema di medio-lungo periodo a livello regionale, va riconosciuto a Zaia. Sono le Olimpiadi di Zaia queste, non c'entra nulla il comune di Cortina, è un'opera tutta di Zaia. Perfido Zaia, bravo Zaia, perché ha condizionato in avanti, obbligando tutti a venire a me su quel piano lì, evidentemente. Comunque è un piano vecchio, retrogrado di pensiero e di proposte, e siamo da capo di tutte quelle opere, dalle tutte le varianti della Statale 51 alla pista di Bob, a quello che sarà il villaggio olimpico e quant'altro nell'Ampezzano, ma la via del mare che sta ripartendo da qualche giorno, addirittura quel prolungamento della pedemontana che arriva alle spiagge di Jesolo, come non fosse mai successo nulla, dalla stessa SIS della pedemontana, il danno e la beffa, e senza neanche accorgersi che ci è costata la pedemontana in prospettiva, se non sbaglio, 12 miliardi di contributo pubblico, di spesa totalmente pubblica nei 40 anni di concessione che gli abbiamo garantito. Adesso nella promessa illusoria che si ripaghi tutto da sola, non paghi dell'esperienza, sta ripartendo la via del mare. Ma c'è la spinta per lo sbocco a nord dello stesso Cadore. A livello nazionale forse si fermerà la linea ad alta velocità per Torino-Lione per iniziativa e rinuncia della Francia, sta fermandosi anche se non è ancora comparso nel dibattito nazionale, e si fermerà forse anche il finanziamento internazionale comunitario sulla tratta di Valico, salvo che poi non paghiamo tutto noi per non ridiscutere di nuovo, per non dar ragione dove avevamo ragione da 20 anni, che non si finanzi tutto a spese pubbliche italiane, ma sta ripartendo senza nessun ripensamento, peggio di prima, la Salerno-Reggio Calabria ferroviaria, senza rendersi conto che quel sistema illusoriamente misto di 300 orari e merci insieme non funziona come non ha funzionato e è risultato totalmente fallimentare su tutta la rete nazionale, dove corre il treno a 300 orari, non possono correre le merci, dove corrono le merci il treno non va a 300 orari e viceversa. Può andare più piano, 250, 220, come sulle ferrovie svizzere, sulle ferrovie tedesche, ma non come le ferrovie francesi e italiane. Ma poi questa linea sarà di nuovo la premessa per fare il ponte sullo stretto e quindi siamo di nuovo alla minaccia di esattamente come prima, senza problemi. Tra l'altro con qualche minaccia in più, perché la ipotetica e sempre più realistica regionalizzazione delle concessioni autostradali potrebbe fornire la regione, anche Veneto, di una cassaforte importante per rifinanziare di qua e di là di nuovo opere in modo totalmente acritico, e tutte di mobilità stradale su gomma e non di altro tipo. Comunque, ragioniamo di alcuni temi, mi voglio soffermare di alcuni flash, perché non voglio qui soffermarmi
sui temi tradizionali del riequilibrio modale del traffico urbano, della strategia complessiva della pianificazione dei trasporti con nuovi piani regionali, su cui siamo ben ferrati da molti decenni, su cui siamo indietro nelle realizzazioni, ma questo è, come dire, è anche condizionamento della cultura, delle abitudini, del comportamento generale. E siamo in un momento più difficile perché certamente il Covid ha colpito in modo deciso, le statistiche lo mostrano, il trasporto pubblico. Il trasporto pubblico è stata la cosa che è stata più penalizzata dal Covid. C'è stato un crollo quasi di metà della frequentazione dei trasporti pubblici. È ovvio perché l'affollamento dei mezzi già indicibile da prima, poi con la minaccia del contagio evidentemente è risultato abbandonato dalle persone, anche giustamente per certi versi, ma è quello che più lentamente e più difficilmente potrà recuperare, riequilibrare. Sarà difficile, è già un successo ripristinare esattamente quello che c'era prima, anche perché nel frattempo le amministrazioni hanno capito che, o hanno sperimentato di fatto, che la riduzione dell'offerta e quindi dei costi ha consentito contemporaneamente di compensare altri buchi che si erano formati nelle casse comunali, e quindi da Venezia alle grandi compagnie regionali alcune corse non sono ancora ripristinate, l'offerta non è ancora ripristinata come prima. E quindi riconquistarla come prima sarà certamente difficile, soprattutto difficile se il trasporto pubblico rimane relegato a servire la domanda marginale, quella obbligata perché senza alternative, perché sono studenti, perché sono lavoratori pendolari che non hanno alternativa, perché sono immigrati che non hanno mezzi propri, e quindi è sempre più marginale e sempre più negletto. E questa è purtroppo la condizione. In questa situazione qualche speranza viene invece, questo è il mio primo contributo, dalle modalità nuove di offerta di trasporto nelle zone a domanda debole, cioè nelle zone dove proprio non si riesce a organizzare un'offerta di qualità, di regolarità e frequenza accettabile, perché c'è poca domanda, perché c'è poca popolazione da servire, perché le aree sono molto rarefatte di insediamenti sparsi. E qui le ultime esperienze, adesso non ve le posso approfondire più di tanto, ma di sperimentazione negli ultimi progetti Horizon 2020 e anche nel sud Italia, dicono che in realtà una certa forma di organizzazione nel Salernitano stanno organizzando, stanno sperimentando, possono effettivamente funzionare. Sono forme integrate di trasporto pubblico, quindi di forme di linea di servizi di trasporto pubblico locale più o meno tradizionale, che però vanno a integrarsi con forme auto-organizzate di distribuzione collettiva locale degli ultimi chilometri, diciamo così. Ecco, forme integrate di compartecipazione pubblico e volontariato associativo, cose in cui la conoscenza e la possibilità di gestione informatica in tempo reale delle possibilità, delle condizioni delle offerte aiuta in qualche modo a rendere praticabili cose che Hai effettivamente... degli esempi, Carlo? Non ce l'ho sotto mano, mi viene riferito, ma ve lo potrò riferire meglio, anche perché, essere sincero, io ieri avevo conferito a fondo con Maria Rosa che mi mandassi questi materiali, me li ha promessi di pomeriggio, invece in realtà la sera mi trovo che Eh, non mi ha spedito nulla. E quindi proprio gliel'ho chiesti, credo questo esempio di Salerno, del progetto, ve lo passerò appena lo ricevo, e vi posso invece citare una cosa una riflessione che ho fatto io di una modalità diversa, di forme evolute auto-organizzate di carpooling. Nelle zone marginali, soprattutto vallive e di pedemontana o di montagna, dove tutto sommato la domanda è già organizzata per alcune linee di forza che sono i fondovalli, e spesso poi anche il traffico viene a trovarsi in condizioni di facile conoscenza reciproca. Sarebbe possibile, io l'ho lanciata sta cosa e continuo a dire che bisogna trovare un soggetto che lo organizza, io non ho tempo di farlo, bisogna trovare un soggetto in qualche modo dotato di finanziamenti che organizza sostanzialmente una forma ma capace di essere attrattiva in tempo reale, sostanzialmente di autostop organizzato tra soggetti iscritti, quindi tutti identificabili e quindi sicuri da questo punto di vista della sicurezza delle persone, sia dei conduttori di automobili sia dei trasportati, che utilizzando sostanzialmente il cellulare potrebbero reciprocamente identificarsi in modo registrato e quindi certo,
incontrarsi più o meno spontaneamente, senza prenotazione, perché molte di queste forme sono su prenotazione. L'autostop prenotato bisogna segnalare prima, quando si va diventa una pratica un pochino riservata a chi sa programmarsi per periodi con un certo anticipo il viaggio, sono viaggi medi lunghi. Invece proprio anche per mobilità urbana, metropolitana, si potrebbe, appoggiandosi alle fermate regolari del trasporto pubblico, rendere possibile la raccolta in autostop di chi si viaggia spontaneamente ed è del territorio a chi del territorio chiede un passaggio e si appoggia a questa modalità tecnologica bisognerebbe trovare un'amministrazione locale interessata, una comunità montana probabilmente, un'amministrazione di una società, di una compagnia di una società di trasporto pubblico, di quelle che gestiscono il trasporto pubblico, e potrebbe farsene carico come modalità integrativa, non alternativa, ma integrativa dell'offerta di linea. Secondo me si potrebbero raggiungere buoni risultati di servizio capillare, frequente, adeguato e tra l'altro poco o nulla costoso, sfruttando quelli che ci sono già in strada, ecco, però supportandoli con. Questa è una cosa che io credo, l'ho lanciata più volte nel Cadore e non si è trovato chi la possa concretamente organizzare, ma credo una cosa possibile. Queste due modalità dell'offerta di trasporto pubblico nelle aree di trasporto di area domanda debole e nelle stesse aree anche di forme organizzate, supportate da un'organizzazione, dalla tecnologia, di forme di carpooling, cioè di aggregazione dei plotoni, degli equipaggi, delle automobili che già circolano sulle strade senza aumentare di 1 chilometro le percorrenze e i consumi, le emissioni, potrebbero essere interessanti. Mi si apre una parentesi che forse è giusto esaminare. Il tema della elettrificazione del parco veicoli. Ci credo relativamente, nel senso che sarà una prospettiva, come chi ha potuto masticarlo un po' di più, non scontata, non facile, non veloce, non indolore, perché in realtà non c'è una modalità ancora efficace di rifornimento massivo nel momento in cui fosse tutto il parco convertito. Mi piace sempre fare un ragionamento, le case automobilistiche magnificano la capacità di rifornimento di un'intera batteria di 70 o 90 kilowattora, capace di autonomie di 300-400 km in 3/4 d'ora. Benissimo, già sono 3/4 d'ora e vuol dire che tutti gli utilizzatori professionisti di automobili in autostrada mai lo useranno perché non hanno tempo di fermarsi 3/4 d'ora, ma a prescindere da questo magari anche ci si può organizzare. 3/4 d'ora rifornire una batteria da 90 kWh o 70 kWh vuol dire che ha una potenza di alimentazione di 120 kW. Quanti kilowatt abbiamo a casa noi? Abbiamo mediamente 3 kW. Cioè per alimentare un'automobile bisogna avere la potenza di 40 appartamenti, cioè la potenza del mio condominio dove abito, siamo in 40, è necessaria per alimentare un'automobile. Questo dà l'idea della sproporzione, cioè della necessità di ripensamento complessivo delle potenze necessarie. Un distributore autostradale di rifornimento elettrico, quante automobili riesce a alimentare contemporaneamente con queste potenze? Deve farsi una centrale termoelettrica a fianco per avere questa potenza? C'è proprio un modello che funziona apparentemente finché sono in pochi ricchi che hanno grandi automobili da poter pagare. Tra parentesi, tra l'altro, se andate a vedere le vostre bollette del gestore elettrico che voi avete a casa, credo che a tutti arrivi alla fine della propria bolletta una parte che descrive riservata dal gestore nazionale, quello come si chiama, non ARERA, si chiama distributore elettrico nazionale, diciamo, pare, che dà le statistiche di come vengono prodotte con quali fonti vengono prodotte le diverse tipologie di corrente fornite. Allora, quella che viene comperata ancora sul mercato tutelato, come si chiama, è quella più inquinante, perché è quella che non ha risorse rinnovabili, quella che usa più carbone e quant'altro, perché ovviamente è la più economica. E vorrei chiedere a chi controlla che qualità di corrente verrà alimentata nelle colonnine. Ovviamente la peggiore, quella che è più economica, nessuno la controllerà. Quindi alla fin fine
mentre noi a casa cercheremo di convertirci alle rinnovabili, nel rifornimento della corrente delle automobili andremo a rifornirci con la peggior corrente delle produzioni fossili. Ma questa è una parentesi per dire che in realtà se non si ha più coraggio di mettere in discussione le modalità di rifornimento, le tipologie delle batterie, la unificazione e standardizzazione delle batterie stesse, che adesso sono private, tutte quante, ognuno proprietario della sua casa, la tipologia delle automobili, forse automobili più leggere, molto più piccole, molto più per il trasporto urbano metropolitano di breve percorrenza, allora sì, forse l'elettrificazione potrà essere massiva e per tutta la Carlo, mobilità. hai ancora 5 minuti. Allora vado ai titoli rapidissimi. Piste ciclabili. Allora, secondo me una prospettiva innovativa è quella di, lo dico da tempo, ma non ho ancora trovato realizzazione, di estendere le reti urbane, periurbane dei comuni principali, capoluoghi di alcuni comuni più illuminati, all'intera rete delle strade fondamentali storiche regionali. Intendo la Padana, il Terraglio, Pontebana, la Castellana, la Schievonesca Marosticana e quant'altro, cioè tutta la rete delle strade storiche che collegano le città principali dovrebbero essere attrezzate con piste ciclabili continue. Questo perché su quelle strade sono inanellati tutti i comuni principali, anche a 10-20 km, ma attualmente lo sbraccio in pista ciclabile sta aumentando perché la pedalata assistita, ma anche i monopattini, insomma, volendo accettarli nelle piste ciclabili per quanto siano un po' imprudenti, ma insomma, rende possibile la mobilità ciclabile su percorrenze prima inusitate. Tra l'altro con effetto equalitario perché queste modalità sono quelle usate dagli immigrati, cioè dalle persone che non hanno altro mezzo di trasporto e che usano, guarda caso, le biciclette a pedalata assistita o i monopattini, molto più degli altri, quindi con effetto redistributivo virtuoso. Questo di far proporre alle province e alle regioni, non più ai comuni, la unificazione di una rete regionale sulla viabilità storica delle strade, delle piste ciclabili, non per la mobilità ricreativa paesaggistica, fino adesso la regione si è occupata di quelle piste. Invece per la mobilità urbana quotidiana potrebbe essere un obiettivo di sviluppo interessante e di allargamento di una modalità sostenibile. Qualche altro ragionamento sulle merci. Credo che ci siano diversi temi di avanzamento e di nuova sostenibilità. A livello della distribuzione urbana, il sistema della diversificazione di tutta la distribuzione terminale urbana attraverso l'appoggio a centri merci dove confluiscano le merci che vengono dalle medie e lunghe distanze, lì per forza necessariamente con obbligo comunale, come è già realizzato, o per incentivazione comunale anche in altre situazioni. Si va a cambiare veicolo, a cambiare spedizioniere, a cambiare aggregazione dei colli e si va a realizzare una distribuzione specifica su specifici percorsi, su specifici itinerari di distribuzione, su orari e con veicoli specifici per la mobilità urbana delle aree interne, è un modello che funziona, che libera dal traffico, che rende più efficiente e meno costosa la distribuzione, che consente veicoli meno inquinanti, addirittura elettrificabili, perché su quelle distanze modeste si possono spingere all'elettrificazione, cosa che invece i veicoli pesanti, grossi, di lunga percorrenza non riescono a fare, e che in teoria può essere allargabile gradualmente, mano a mano che si consolida nelle città principali, si può allargare la cintura urbana. Se qui l'iniziativa politica dei movimenti, delle associazioni, dei partiti e della regione poi alla fine riuscisse a condizionare una standardizzazione tra i diversi modelli gestionali digitali, evidentemente, c'è tutta un'informatica di appoggio a questa tecnica di nuova organizzazione della logistica urbana, e la standardizzasse a livello regionale, si potrebbe immaginare addirittura che gradualmente queste singole aree metropolitane intorno ai capoluoghi vengano a saldarsi tra loro per l'intera area centrale. Però poi ci vuole un'iniziativa forte della regione che piglia in mano questo tema e ne fa strategia di
di riprogrammazione dell'intero sistema delle merci per la sua area centrale. È iniziata a Padova questa cosa o no? Sì, anche a Verona. Tra l'altro ci sono delle catene anche specifiche, per esempio la catena dei farmaci è specifica, la catena del freddo è specifica, ci sono delle sottocatene che non sono necessariamente. E poi anche ci sono delle situazioni interessanti che una riflessione su questo viene dalle occasioni dell'e-commerce. L'e-commerce è stato visto come occasione sregolata, senza nessun governo, di moltiplicazione della distribuzione finale, no? Con moltiplicazione delle percorrenze, dei camioncini e quant'altro. Vero, verissimo, però è anche un'occasione forse di superare il modello dei centri commerciali esterni. A me è successo recentemente, dovevo fare un acquisto e in alternativa mi sono trovato l'ultimo minuto che invece di andarlo a fare nel centro dove dovevo per forza farlo perché non c'è più un negozio in città, invece che farlo nel centro commerciale alle porte urbane dove dovevo per forza andare a prendere questo forno a microonde che dovevo ricomperare con la mia automobile, ho scoperto che sotto casa, materialmente sotto il mio edificio, un centro di servizi faceva la distribuzione locale per tutte le catene di e-commerce. Questo mio amico mi sono assolutamente sbloccato dal farlo, so che facendo così addirittura... Allora, questi centri di distribuzione urbana capillare dentro il tessuto della città potrebbero essere un modo nuovo per rendere anche più vivibile la città con servizi per la popolazione. Tra l'altro, nelle zone più interne, già ora alcuni distributori usano per consegnare la merce in questi punti di recapito strutturati, fissi, accessibili ai clienti su scelta volontaria iniziale, la consegna tramite quadricicli, quindi è assolutamente sostenibile. Ovviamente perché l'area è densa, l'area è organizzata e perché tutta la stessa domanda del trasporto, chi compra le cose sceglie di, invece che farsela portare a casa in 24 ore, bisogna ovviamente governare la domanda, governare la tariffazione, promuovere forme, come dire, premiali di trasporto sempre più gratuito su tempi lunghi di attesa, in modo che si organizzi l'unitizzazione, il collettamento dei colli in modo efficiente, o super tassato invece per le consegne entro le 24 ore. Bisogna arrivare a un governo forte del trasporto. Tu dici che ci vuole una legge regionale, qualcosa di regionale? Alcune cose sono regionali, alcune cose sono addirittura nazionali, ma le regioni potrebbero muoversi da questo punto di vista e su cui bisogna un po' approfondire, ma certamente, tra l'altro, la regione potrebbe muoversi anche sull'ultima cosa che vi suscito, sulla distribuzione delle merci per le aree extraurbane, diciamo così. Tutte le aree, soprattutto nel nostro Veneto, dove c'è lo sparpagliamento delle attività produttive ad ogni chilometro, in ogni minuta strada, si vede un profluvio di camioncini, di spedizionieri che viaggiano tutte le ore, tutti i giorni, in tutti i percorsi per consegnare un pacco di qua di là, passano 4 volte, vengono 5 spedizionari diversi. Allora, credo, possiamo ragionare meglio, ma senza modificare le regole del sistema, se la regione con le organizzazioni di categoria, tipo Confindustria o cose di questo tipo, o Confcommercio, organizzasse la domanda di chi vuole ricevere dei colli o consegnare dei colli per trasportarli, mettendo a bando, a gara, per 5 anni il servizio, non in modo esclusivo, quindi non si modificano le regole del mercato, chiunque può continuare, ma tutti i consociati, se motivati, aderiscono in modo preferenziale a questa offerta che viene messa a gara per 5 anni a un gestore. Questo gestore, che raccoglie gran parte dell'offerta presente in quella zona, potrebbe organizzarsi in modo intelligente con un itinerario giornaliero mattina e sera di consegna e raccolta. Molto più ragionevole fare una consegna con un furgone per tutti gli spedizionieri organizzati che va a raccogliere, piuttosto che 10 giri. Ok, fermiamoci qua, Carlo. Questa è una modalità... Fermiamoci qua, Carlo. Una frase di chiusura denota la necessità però di una modalità nuova di governo del sistema da parte della pubblica amministrazione. Deve smettere di pensare solo a strade, a infrastrutture, e pensare invece alla reale offerta di trasporto pubblico. 2 titoli ancora. Sulle infrastrutture dobbiamo cominciare a pensare seriamente di nuove infrastrutture, che sono le infrastrutture energetiche. Gli elettrodotti, il tema del trasporto di energia sarà sempre più importante
ma è collegato con la produzione distribuita, con le comunità energetiche. Questo apre un ragionamento importantissimo, strategico, anche di aggregazione su base locale, sociale, della domanda e della produzione di energia. Secondo, le infrastrutture idriche, perché saranno sempre più necessarie nuove capacità di accumulo e in qualche modo di deflusso laminazione, che minacciano però di andare contro i fiumi. Vedi le casse lungo il Piave e quant'altro, che invece dobbiamo riconvertire a favore dei fiumi e delle falde, ridare spazio ai fiumi. Il motto del CIRF, che ha sede qui in Veneto, il Centro Internazionale di Qualificazione Italiano di Qualificazione Fluviale, ridare spazio ai fiumi. Questo è un tema enorme che apre a uno spazio di ragionamento che sarà di altri relatori. Altri due titoli: governo del consumo di suolo. Molte di queste cose saranno governabili riprendendo in mano seriamente le dinamiche di consumo di suolo. Su questo mi rendo disponibile. Già abbiamo organizzato una sessione di approfondimento sulle concrete regole di gestione del consumo di suolo nelle leggi urbanistiche regionali. Vogliamo prendere in mano concretamente l'amministrazione, le tecniche, l'attuazione della legge regionale per poter governarla in positivo. C'è un po' sfuggita di mano perché le regole sono molto complicate, sono farraginose, sono molto elusive, come sappiamo dall'articolo della Chiara Mazzoleni, che invito gli organizzatori a rimettere a disposizione di tutti i presenti. Grandissimo esempio di come una legge che dice delle cose riesce a farne il contrario, esattamente il contrario, per moltiplicare il consumo di suolo. Chiara Mazzoleni, docente di architettura Di urbanistica a Venezia. urbanistica Venezia. Ecco, su questo tema offriremo tra breve una sessione di approfondimento un po' tecnica, però bisogna macinarle queste cose, quindi di questo poi L'altro potrebbe... titolo, l'ultimo? No, no, È questa finito, cosa... ok. Avevi detto altri due, allora va bene. No, è la salute, il governare la salute diventa sempre più strategico, difendersi dagli inquinamenti atmosferici e dagli inquinamenti acustici. Purtroppo sarà sempre più importante perché gli indicatori dicono che la pressione e la minaccia alla salute è sempre più forte ed è sempre più trascurata in realtà invece. E quindi anche di questo sul traffico si può fare motivo di organizzazione delle resistenze e di proposte nuove. Ecco, anche su questo forse si potrà Allora, approfondire. Carlo si è mangiato 10 minuti dei 20 del dibattito. Domande subito a Carlo in maniera che poi chiudiamo perché questo è un collegamento Zoom che poi gli altri relatori sono qui presenti e quindi non ce ne sarà bisogno. Prego. Domande se volete farne o interventi brevi. Questo microfono ve lo prendete in mano. Prego. Io penso che le piste ciclabili abbiano un handicap che è quello della loro larghezza. E invece penso, per esempio, qui da Chiampo ad arrivare fino alla zona industriale, se ci fosse una ciclovia esclusivamente adibita alle biciclette, potrebbe risolvere veramente il problema. Nessuno prende la pista ciclabile, che in parte già c'è, proprio perché ci stanno in mezzo i pedoni, è strettissima e non consente, tante volte addirittura è direzionale, un metro e mezzo, 2 metri, e quindi non funziona. Ecco, vorrei sapere cosa proponi in questo senso, cioè per quanto riguarda le ciclovie. Aspetta un attimo Carlo, vediamo se ci sono altre meglio, così poi... Sì. Prendi il microfono Francesco. Non si sente da qua? No, perché lui deve sentirti, se no. No, ma forse sento, Prego. Mi sentite? Sì, chiedevo sempre sulle piste ciclabili che sono interessanti in città. Sono impraticabili perché pieni di transenne che impediscono alla gente di girare sulla pista ciclabile. Cioè, a Vicenza, per esempio, ogni incrocio che c'è una transenna che costringe il ciclista a fare una specie di slalom, e penso siano messe per impedire alle automobili di entrare, per impedire ai ciclisti di andare troppo veloci, o perché si teme che il ciclista vada a sbattere contro la macchina che sta uscendo dallo stop. Però quello è un sistema che praticamente costringe i ciclisti ad andare sulla strada normale, la pista ciclabile rimane inutile. Altri? Carlo, vuoi rispondere sulle piste? Sì. Allora,
Le modalità di realizzazione delle piste ciclabili sono molteplici, ovviamente le situazioni sono molto diverse. Se si riuscisse a fare ovunque le ciclovie andrebbe benissimo, evidentemente. In Veneto la cosa più semplice, in teoria, sarebbe farla al di là del fosso, anziché tombare il fosso, farla al di là del fosso. Ma al di là del fosso c'è una edilizia sparsa ovunque nel Veneto, quindi è un po' difficile. Però, per carità, si può anche esaminare. Credo che la cosa più semplice nelle viabilità diffusa delle aree più come dire, extraurbane del Veneto sia quella di realizzare, almeno da un lato, un marciapiede ciclopedonale, dove la frequentazione è così bassa che consente la convivenza in tutta sicurezza di pedoni e di ciclisti, quei pochi che ci sono, ma in sicurezza. Quello che è importante però è la qualità di realizzazione della pista. Giustamente quello che vi dite voi è essenziale, è importantissimo. Il tracciamento della continuità della pista, i dislivelli, i passi carrai, le adduzioni laterali, le intersezioni, devono essere fluenti e scorrevoli e sicure e non punitive. C'è un modo di fare le piste ciclabili che è quasi punitivo, che sbatte fuori il ciclista giusto per lasciare lo spazio all'automobile e il ciclista si trova contorto e obbligato a percorsi impossibili. Da questo punto di vista vuol dire che sono fatte male, le piste fatte così sono fatte male, sono piste punitive e non piste di incentivo, ma ci sono degli indicatori a livello internazionale, degli standard, diciamo, delle modalità di misurare la qualità della pista in continuità, in scorrevolezza, in attrattività, in protezione, e si può misurare. Vediamo di trovare questi, non sono diffusi in Italia, ma li ho visti praticati in altre situazioni in cui si misura concretamente la qualità della pista, perché la pista deve essere appunto di incentivo. Anch'io molte volte mi trovo a dover uscire dalla pista perché sennò mi trovo punito, obbligato a un percorso contorto, addirittura pericoloso e peggiore. E quindi invece no, questo è vero, però la qualità della cultura della progettazione aiuterà un po' alla volta, no? Quando dopo il comune che ha sbagliato a farne una viene messo alla berlina e messo di fronte all'evidenza che ha sbagliato, che non si fa così, che ovunque, non si fa più ovunque su un posto così e bisogna fare colà, imparerà a farla, insomma, ecco, bisogna avere la pazienza di istruire e di accompagnare i tecnici che spesso sono ignoranti, che non hanno strumenti, che non hanno tecnologia. Questo certamente, ecco, questo certo. Purtroppo bisogna fare i conti con i monopattini che vanno educati e vanno rallentati, tra l'altro vanno resi più sicuri perché senza casco sono pericolosissimi. Al di là di quello, il monopattino non corre di più di quanto non è consentito a lui, è tutto affusolato, scusate che metto giù il telefono perché mi suona, scusate. Ho dovuto mettere giù. È fermo, mentre il ciclista è in movimento a gambe larghe con le mani larghe sul manubrio, non si vede, ha una sagoma all'orizzonte che lo si nota perché si muove, perché non è stabile. Invece chi è in piedi, su un piede dietro l'altro, sul monopattino, in equilibrio totale, perfetto, il monopattino che va avanti non fa un movimento, compare l'ultimo minuto, hanno un'accelerazione notevolissima, compaiono improvvisamente vicino e sono veramente pericolosi per chi è in bicicletta. Vanno educati un po' alla volta. Apro una parentesi, chiudo. C'è stato un approfondimento qualche anno fa che mi è venuto tra le mani di un ricercatore, di un gruppo di ricerca, di un centro di ricerca che aveva provato a vedere se era possibile classificare, diversificare il trattamento normativo di tutte queste diverse forme di nuova evoluzione tecnologica del trasporto, diciamo, sulle due ruote, che è la ruota solo, le due ruote, il Seaway, quello con tipo cavallo, diciamo così, no? Il monopattino più veloce, cioè, ci sono decine di queste forme tecnologiche. Alla fine il risultato è che non era possibile materialmente classificarle in modo distinto, in modo che si potessero stabilire delle regole per alcuni andare sulle piste. Fermati perché abbiamo sfondato. Grazie Carlo, grazie a tutti. La parola, grazie, a Francesco Bortolotto per il secondo tema che è l'energia, in particolare le comunità energetiche. Tu Carlo rimani collegato, però certo, togli il video perché non serve più va bene, e anche l'audio, resti solo in collegamento e basta. Mi sento. Buongiorno a tutti, grazie per essere qua e grazie al CILSA che ha organizzato questa bellissima festa. Se puoi collegare, sì, quello che è collegato in questo momento
non hai abbastanza prese USB per mettere la mia chiavetta che mi avevi suggerito di portare. Allora, io sono qui per parlare delle comunità energetiche. Perché ci interessano le comunità energetiche? Ci interessano perché a noi piace, le comunità energetiche rinnovabili si chiamano. Qual è l'intervento da Arzignano? Quale devo mettere? No, adesso non mettere niente, poi ti ordinerò io cosa devi fare. Ecco, dicevamo che sì, si chiamano comunità energetiche rinnovabili perché così è scritto nella legge. Sembra che rinnovabili siano le comunità, invece è l'energia rinnovabile naturalmente. Io ho negli occhi questa luce. Sì. Mettiti qua a fianco a me, mettiti qua. Che mi impedisce di leggere qua gli appunti che mi sono preparato. Ecco, a noi piace l'energia rinnovabile, ci piace la comunità e quindi ci piacciono le comunità energetiche rinnovabili. E quando si organizza qualche iniziativa su questo tema c'è interesse. Naturalmente la questione più importante è che queste comunità energetiche rinnovabili consentiranno di aumentare la quota di energie rinnovabili dove vengono realizzate e quindi di combattere i cambiamenti climatici che sono il problema di questo secolo. Il governo italiano non sta facendo molto per combattere i cambiamenti climatici. Nel novembre dell'anno scorso, alla COP26 di Glasgow, l'Italia ha aderito come paese amico, ma non come associato, all'impegno di porre fine a nuove concessioni di licenze per esplorazioni e produzione di gas e petrolio. Cioè si è tenuto le mani libere, così il 1° febbraio del 2022 il Ministro per la Transizione Ecologica, di cui parlava prima Titta, ha presentato il piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee per le esplorazioni e coltivazioni del gas, con l'obiettivo di raddoppiare la produzione nazionale di gas da 3,5 a 6,5 o 7 miliardi di metri cubi l'anno. Questa cosa, che avrà impatti ambientali notevoli e costi enormi, consentirà di estrarre appunto 6-7 miliardi di metri cubi l'anno sui 70 che importiamo adesso, cioè insomma alla fine una piccola quota. Qualcuno ci guadagnerà molto perché le tasse per chi estrarrà questo nuovo metano sono il 3%. Ditemi voi, cioè voi pagate, non so, il 32% più l'IVA che pagate, cioè noi andiamo a pagare un comune lavoratore dipendente oltre il 40% del suo stipendio va a finire in tasse, invece questi qua il 3%, cioè è un altro incentivo all'utilizzo delle energie fossili che viene messo. Poi un'altra ragione, mettimi la bolletta del gas che deve esserci da qualche parte, un'altra ragione per fare le comunità energetiche è che quando vediamo le bollette che ci mandano queste, che qua non si apre, ah sì, ci vuole un po' di tempo perché deve caricare il PDF. Vediamo se si vede qualcosa. Temo che lascerà molto spazio all'immaginazione quello che si vedrà, perché comunque, eccola qua. Questa qua è una bolletta del gas. Allora, qui c'è una cifra che non si vede quasi niente, 38,17 euro, che è quello che si paga in totale. La spesa per la materia gas naturale, 24,86 euro. E il resto saranno tasse. Allora uno dice, ma come hanno fatto a fare questi 24,86 euro? Allora, se uno va sotto, vede qua che il consumo è stato di 12 standard metri cubi, voi non lo leggete, immagino, ma insomma, e che ogni metro cubo costa 1,05 più 0,03 di contributo CCRR, che nessuno sa che cosa sia. Ma se uno moltiplica 12 per 1,08 viene alla fine, viene circa 12,5 euro, insomma 13 euro, no 24. Quindi se uno cerca di capire dalla bolletta quello che, mettimi quella dell'energia elettrica che è lì a fianco, quello che ha speso non ci riesce assolutamente, cioè c'è una opacità totale su quali costi vengono
fatti pagare agli utenti, perché se uno guarda proprio non collimano. Adesso vi faccio vedere una bolletta dell'energia elettrica, qua c'è qualcosa di interessante anche. Allora, anche qui dunque, questi sono, cosa è scritto là sopra? Abbassa un po' che non ci vedo neanch'io, 43 euro, totale a debito 43 euro, spesa per la materia energia 31 euro, poi ci sono degli sconti del contratto. Allora, qua sono stati consumati 150 kWh. Anche qua, se uno fa il prodotto, io l'ho fatto, dei kilowattora per il costo che viene calcolato, non viene fuori quel numero là sopra che è stato addebitato. Quindi scendi giù che vediamo invece un'altra cosa che c'è sulle bollette che non tutti sanno, perché ecco, quella tabella là sopra. Ecco qua. Mi è capitato spesso, quando dico che ormai le energie rinnovabili producono il 40% dell'energia elettrica in Italia, di gente che non ci crede, dice ma no, sarà il 2-3%, cioè pensano ancora che siamo a un livello sperimentale con queste energie rinnovabili. E invece basta guardare la bolletta che riporta dati, questa riporta dati un po' vecchiotti perché è una bolletta di un mese fa, e riporta ancora i dati del 2020. Comunque forse è meglio perché nel 2021 c'è stato un calo causato dal Covid del consumo. Allora, no, vai ancora avanti che mi sono sbagliato la tabella. Eccola qua. Fonti primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica. Allora, queste sono quelle del gestore. Queste sono quelle di Iberdrola e queste sono quelle medie nazionali che ci interessano di più. Allora qua vediamo che le fonti rinnovabili nel 2019 erano il 41,74%, nel 2020 sono stati il 41,04%, 45%. Poi si vede che il carbone, che era il 7,91, è sceso al 6,34%, il gas naturale, che era il 43,2, è sceso al 42,28, quindi meno delle fonti rinnovabili. Prodotti petroliferi, vabbè, non si usano più quasi. Il nucleare, 3,55 e 3,22. Sì, sarà comprato dalla Francia, però è una miseria la quantità di energia nucleare che ci dicono. Guarda che mi ha bloccato il cavo del microfono. Che sembra che il nucleare sia una cosa importante, ed è così basso anche perché con i cambiamenti climatici il nucleare richiede grandi quantità di acqua e anche il gas, anche le centrali termoelettriche e gas sono sui fiumi, richiedono grandi quantità di acqua di raffreddamento e quindi quei cambiamenti climatici che piove meno oppure piove molto concentrato in pochi periodi e ci sono lunghi periodi di siccità, anche quest'anno hanno dovuto spegnere le centrali nucleari in Francia perché non erano più in grado di raffreddarle. E lo stesso succede nelle centrali a turbogas. E quindi alla fine invece il solare è avvantaggiato, cioè la siccità avvantaggia il solare perché c'è più sole per più giornate dell'anno. Ecco, possiamo chiudere questa e invece mi apri il PowerPoint, cioè no, in realtà è un PDF anche quello. Sì, aspettiamo che riusciamo a trovare le immagini. Quindi quale vuoi? C'è Bolzano? La prima? Sì, quella lì. Ecco, intanto vi do altri due dati assolutamente incredibili che trovate anche sull'ultimo numero qua di Gaia, che è una rivista che a cui vi consiglio di abbonarvi perché è piena di notizie importanti. L'energia elettrica che noi veniamo a utilizzare in Italia è prodotta da una serie di centrali che sono allacciate alla rete e che complessivamente hanno una potenza installata di 120,42 gigawattora. Questo l'ho letto appunto su Gaia, sono andato a vedere su internet i dati Terna perché mi pareva incredibile, ma è così, 120 gigawattora
è la potenza installata delle centrali termoelettriche. Gigawatt. Sì, gigawatt, avete ragione, 120 gigawatt è la potenza installata. Sapete quante sono i gigawatt di energie rinnovabili richiesti, la cui attivazione è stata richiesta al Ministero e che potrebbero essere realizzati nell'arco di 1 o 2 anni al massimo? 200. Cioè noi abbiamo giacenti al Ministero richieste per attivare energie rinnovabili per 200 gigawatt, quando il consumo, l'attuale produzione nazionale è di 120. Questo per chi pensa ancora che appunto che le energie rinnovabili potranno forse essere una fase di transizione, ci vorrà chissà quanto tempo per arrivare. Abbiamo già richieste che sono, e naturalmente sono tutte bloccate perché il governo adesso sembra che abbiano autorizzato, ne abbiano autorizzate 2 in Puglia e 2 in Sardegna, credo sia qualche parco eolico e almeno un impianto fotovoltaico, tutti di grosse dimensioni. Non si è capito di quale potenza e dove siano perché tengono segreti questi dati. E quindi insomma questo era per introdurre la questione che l'energia è una cosa che ci interessa direttamente se vogliamo salvare il nostro pianeta. La possibilità di fare le comunità energetiche nasce in Italia, nasce in Europa dalla direttiva 2018-2001 che è stata approvata definitivamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea l'11 dicembre 2018 e che è una direttiva che vuole promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili. Ma questa è la prima? Eccola qua, questa è la prima. Sì, appunto, abbiamo la direttiva comunitaria che ha anche questa, costretto l'Italia a fare qualcosa anche lei, perché insomma è una direttiva e quindi è obbligatoria su tutta l'Unione Europea. È stato introdotto in questo decreto legge 162 del 2019, che è il milleproroghe di quell'anno, un articolo che consentiva in via sperimentale di avviare le comunità energetiche. Successivamente, nel 2021, il 15 dicembre, è uscita questa legge, che è il decreto legislativo 199, che prevede una serie di decreti attuativi da realizzare per poter essere poi entrare in funzione veramente. Con le normative attualmente disponibili, che sono quelle sperimentali di sto milleproroghe del 2019, sono state attivate pochissime comunità energetiche perché la procedura è complicata. Noi stiamo cercando di attivarne una in 3 piccoli comuni della cintura di Vicenza, che sono Bolzano Vicentino, Quinto e Sandrigo. Siamo andati sul sito del gestore della rete che si chiama e-distribuzione e che potete trovare. La distribuzione può avvenire da varie parti, diciamo che e-distribuzione è quello che la gestisce a livello nazionale, ma può affidare, per esempio in città Vicenza c'è l'AIM che ha la gestione. Per sapere chi gestisce la distribuzione nel vostro comune non è, per esempio quella di prima era una bolletta di Sorgenia, non è Sorgenia che mi fornisce, che mi distribuisce la corrente, Sorgenia mi rivende della corrente che ha comprato o realizzato da un'altra parte. Sorgenia tra l'altro ha fatto una comunità energetica nel paese in cui ha, che è un paesino lombardo, in cui ha l'impianto di produzione. È una delle poche comunità energetiche già attivate. E noi dobbiamo evitare che siano proprio le compagnie elettriche ad attivarsi anche comunità energetiche, perché lo scopo sarebbe quello di consentire ai cittadini, no, di diventare autonomi da questo punto di vista. Cos'è che stavo dicendo? Sì, che la distribuzione la trovate sulla bolletta, cioè se voi guardate in caso di guasto telefonare a, quello lì è quello che fa la distribuzione. E per esempio nella mia bolletta di Sorgenia che avete visto prima c'è scritto che è Enel Distribuzione, che una volta si chiamava Enel Distribuzione e che è una delle numerose società in cui è stato scomposto l'Enel, che una volta faceva tutto da solo. Allora,
Questi sono alcuni dei decreti che sono usciti, ma che ancora non spiegano molto, non hanno consentito la partenza delle comunità energetiche. C'è un grande interesse, ma la complicazione, per esempio, questo decreto qua del 2020 stabiliva che possono fare comunità energetica. Beh, andiamo alla seconda diapositiva che forse lo troviamo un po' spiegato. Allora, questa qua è la legge del 2021, 15 dicembre. Consente 3 tipi di iniziativa, insomma, dei cittadini. Uno è l'autoconsumo individuale a distanza, che prima non si poteva fare. Cioè, se io ho una casa in montagna, al sole, con una bella esposizione a nord, e metto sul tetto l'impianto fotovoltaico, prima potevo usare quell'energia solo lì nella casa in montagna. E la mia casa in città invece si collegava per conto suo. Adesso si può fare che io in città uso l'energia prodotta in montagna. Oppure si può fare l'autoconsumo collettivo, anche questo prima non si poteva. Cioè, se c'è un condominio che ha i pannelli fotovoltaici sul tetto, che tra l'altro sono obbligatori sulle nuove costruzioni da qualche anno, prima nessuno poteva utilizzare quell'energia lì, cioè uno poteva utilizzarla, di solito si usava per le scale, l'ascensore, e tutti gli altri non potevano utilizzare quell'energia, dovevano comprarla dalla rete, da un gestore. Invece con questo decreto si può fare l'autoconsumo collettivo. Naturalmente c'è tutta una procedura da fare, bisogna fare una delibera condominiale, poi bisogna contattare Terna, poi bisogna mandare al GSE la domanda, anche qua pochi sono riusciti a farlo, però si può fare adesso. E poi ci sono le comunità energetiche rinnovabili, in cui più cittadini e più punti di produzione, o anche un punto di produzione collegato alla rete in punti diversi, possono condividere l'energia e hanno degli incentivi. Ecco qua. Qui c'è anche la possibilità di farsi un collegamento diretto, ma deve essere una cosa costosissima, tra un impianto di produzione e proprio massimo 10 km, prima era vietato anche questo, però si può anche utilizzare la rete pubblica per fare questo collegamento. Si paga l'onere di trasporto della corrente, che è poco, insomma meno di 1 centesimo al kilowattora, e ci si può rifornire direttamente dall'energia prodotta. Ecco, l'autoconsumo collettivo è quello più facile, qui non occorre neanche fare una società, basta una delibera del condominio, per esempio. Più clienti finali si associano, diventano autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Questa è la frase di legge. L'energia condivisa ogni ora viene determinata dai contatori che già abbiamo, del GSE e dell'Enel, e si utilizza la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta dagli impianti di rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, cioè si può mettere anche una batteria. L'energia autoprodotta è utilizzata dagli autoconsumatori e quella eccedente viene venduta tramite accordi di compravendita di energia elettrica. Una volta c'era lo scambio sul posto, che adesso con quella legge lì è stato deciso che verrà abolito dal 2024, e c'è un altro sistema che si chiama in un altro modo, che comunque insomma il GSE paga l'energia che viene data alla rete. In questo momento pagano circa 20 centesimi, cioè è molto alto il prezzo riconosciuto. Andiamo avanti che vediamo. Ah sì, questi sono gli incentivi previsti dalle leggi vigenti per chi realizza un impianto di energie rinnovabili. Se ti metti l'impianto fotovoltaico sul tetto, puoi farlo sia col 110%, che però adesso è un po' difficile, sia con la detrazione fiscale, con il recupero del 50% della spesa che viene detratto dal fisco o anche scalato direttamente dalla fattura. Ecco, poi ci sono le comunità energetiche rinnovabili.
i clienti finali hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche purché siano rispettati alcuni requisiti che sono indicati nella legge. Allora, l'obiettivo intanto non è quello di guadagnarci, ma deve essere quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, ai soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, e non quello di realizzare profitti finanziari. Quindi qui bisogna fare una società, anche molto semplice, non è spiegato che tipo di società bisogna fare, si può fare una cooperativa, una società di fatto. Nello statuto ci deve essere che come obiettivo non ci deve essere il profitto finanziario, perché effettivamente non ci si guadagna granché con queste operazioni. La comunità è un soggetto di diritto autonomo, ci deve essere uno che insomma ha il potere di firmare, di mandare le pratiche agli enti con cui bisogna entrare in contatto. Ne possono far parte persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali come il comune, la regione, parrocchie, enti religiosi, associazioni del terzo settore e associazioni di protezione ambientale. Tutti possono essere membro della comunità energetica. Non occorre avere un impianto di produzione, si può essere semplici consumatori. Le imprese possono farne parte, ma non devono avere questa come attività principale. La partecipazione deve essere aperta a tutti, cioè se qualcuno vuole entrare nella comunità energetica non può essere rifiutato l'ingresso. Allora, senza la comunità energetica la situazione è questa: c'è un impianto che produce energia elettrica, quello lo cede alla rete, viene ripagato e la rete trasmette l'energia ai cittadini che si allacciano alla rete, i quali pagano un gestore il quale compra l'energia da chi vuole e la rivende qua. Non c'è differenza se io compro l'energia prodotta dal pannello fotovoltaico della casa a fianco o se io compro energia prodotta magari all'estero che arriva. Invece con la comunità energetica, qua c'è un esempio: supponiamo che l'impianto sia stato allacciato dopo l'entrata in vigore della legge, perché quelli precedenti, cioè lo scopo è fare nuovi impianti di energia rinnovabile, quindi quelli precedenti sono ammessi ma soltanto massimo 30% dell'energia prodotta dalla comunità energetica. Allora, se qualcuno ha un impianto che ha realizzato dopo il 15 dicembre 2021, può farsi la comunità energetica a costo quasi zero. Si mette d'accordo con altre persone interessate che magari sono tutti consumatori. Se queste famiglie che si collegano sono sotto la stessa cabina secondaria, cos'è la cabina secondaria? Allora, la rete elettrica è fatta così: ci sono linee ad alta tensione, in Italia le più alte sono a 380 kV. C'è una linea dorsale che segue l'Appennino e ce n'è una orizzontale che segue la Milano-Venezia praticamente, e si incontrano a Sandrigo. Da Sandrigo ce n'è una che va verso nord, verso l'Austria, e ci sono collegamenti internazionali che sono tutti su linee ad alta tensione. Poi lungo questa linea ci sono delle cabine di trasformazione primaria che portano la corrente da 380.000 volt in genere a 20.000 volt, ma non è detto che siano proprio 20.000, ci sono impianti a 15.000. Queste linee a media tensione alimentano alcune grandi imprese o anche medie imprese che hanno bisogno di alte tensioni, e soprattutto alimentano le cabine secondarie che sono distribuite nel territorio in gran numero. Per esempio nella città di Vicenza ci sono 2 cabine primarie e una 60ina di cabine secondarie. Quindi noi essere sotto la stessa cabina secondaria vuol dire essere nella stessa via, abbastanza vicini, insomma. Se questo accade si può fare la comunità energetica.
è ammesso fino al 30% di impianti di produzione realizzati prima, come forse l'avevo già detto. La potenza massima deve essere minore di 1 megawatt a regime, c'è scritto, perché per adesso sono ancora 200 kilowatt, che era la potenza consentita dal milleproroghe del 2019. Nella legge è stata alzata a 1000 kilowatt, però in attesa dell'uscita dei decreti attuativi vale la vecchia normativa. Vai pure avanti. Ecco qua, allora supponiamo di avere un impianto fotovoltaico che produce dell'energia elettrica. Come funziona la produzione? Allora questi sono i kilowatt di energia istantanea che l'impianto di notte è praticamente zero, poi qua verso le 9 del mattino comincia a salire la linea azzurra che è quella dell'energia prodotta. Dopo non so perché diventa verde, ma comunque è sempre l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico. La sera verso le 18:30 torna a zero. Allora l'impianto viene utilizzato da chi ci abita, per esempio, con, non so, accende la lavatrice, accende il forno. Quando accende la linea, insomma, di consumo è questa qua sotto ed è fatta così, a picchi. Sì, è quella rossa, non so se voi la vedete rossa o gialla, vabbè. Allora, dopo, se un consumatore accende che so, il forno elettrico alle 19:30, no, non usa l'energia del pianto fotovoltaico e quindi va a finire che l'energia è prodotta di notte, è consumata di notte e quindi è presa tutta dalla rete. E quindi quello lì è un consumo che conviene poco. Infatti vedete che c'è la mano che dice che non va bene. Se invece si fa un po' di pubblicità, che guardate attaccate le cose di giorno quando c'è la produzione, si può riuscire a consumare una maggiore quantità della propria energia, perché il fatto è che l'energia prodotta è sempre molto superiore a quella necessaria all'istante che viene prodotta. Il problema è che poi alla notte invece non c'è, oppure se è una brutta giornata invece non c'è. Per esempio il mio impianto, io ho un piccolo impianto fotovoltaico, produco circa 3200 kWh l'anno, ne consumo 1500, però di questi che consumo una quota la pago perché non è fatta nei momenti giusti. Vai pure avanti che vediamo se c'è qualcos'altro di interessante, se no. Ecco. Quindi la convenienza economica a seconda di com'è la giornata, no? Bisognerebbe un po' orientarsi a consumare quando c'è il sole, se si va con l'impianto fotovoltaico. Le brutte giornate non produce niente. Vai pure avanti. Sì, vai pure avanti qua. Ecco, qui era stato fatto un calcolo puramente ipotetico che se noi abbiamo un impianto, questo mi pare sia da una cinquantina di kilowatt, produce 51.700 kWh all'anno, di cui 7.700 sono utilizzati dallo stesso impianto, oppure non so se è sul tetto della scuola, questo è il consumo della scuola che viene immediatamente utilizzato. Il resto viene immesso in rete, la comunità energetica ha il diritto di consumarlo nel momento in cui viene prodotta quell'energia lì, e in quel caso ha un incentivo. Quindi se ho una famiglia che consuma 2500, una serie di famiglie che consumano 2500 kWh, io alla fine supponiamo che complessivamente ho 20.000 kWh che sono stati consumati nel momento in cui venivano prodotti dall'impianto. Ho diritto a 0,110 euro al kilowattora di incentivo più 0,009 euro al kilowattora che sarebbe il mancato pagamento della spesa di trasmissione dell'energia elettrica sulle linee ad alta tensione, perché se siamo sotto la stessa cabina secondaria non usiamo la linea ad alta tensione, quindi ci viene riconosciuto il diritto di non pagare quella quota. Allora lì si può fare un po' di conti,
alla fine arrivano 450 euro di incentivo alla comunità energetica, che diviso per il numero ipotetico, adesso non mi ricordo quanti fosse, viene 30 euro a testa, cioè il 4% della bolletta si risparmia. Questo però perché è stata fatta un'ipotesi che la gente continua a consumare energia anche di notte e che l'impianto sia solare. Noi andiamo avanti. Cioè, se uno fa un impianto idroelettrico, per esempio, questo problema evidentemente cambia completamente. Ecco, questi sono più bravi perché hanno aumentato la quota di energia autoconsumata da 20.000 a 26.000 kWh. Allora c'è un utile di 1.200 euro, l'utile del singolo è di 80 euro. L'utile è calcolato, prima forse non l'ho spiegato bene, ma considerando che venga costruito un impianto da zero, tutto a debito, e che si stia pagando il mutuo, cioè con i soldi della comunità energetica si paga anche il mutuo, oltre che a dare gli 80 euro che sono l'11% della bolletta ai singoli soci. Qualora l'impianto fosse incentivato, perché ci sono anche dei contributi pubblici, c'è una legge regionale che è stata approvata quest'anno in giugno. La prima non so se posso dire, ma sì che posso dire, è stata presentata dai Verdi in Regione Veneto, dalla Cristina Guarda. Il 12 maggio 2021 ha presentato questo disegno di legge. Il 3 giugno è stato presentato un secondo progetto di legge delle opposizioni, cioè Lorenzoni, Baldini, Stanel, Valdegamberi, Zanoni, e il 21 luglio 2021, cioè un mese dopo, anche la Giunta regionale ha presentato il suo disegno di legge sulle comunità energetiche, che è stato discusso ed approvato. Prevede stanziamenti di 250.000 euro nel 2023 e altrettanti nel 2024 e prevede che con successiva delibera di giunta sarà stabilito come distribuire questi fondi. La successiva delibera di giunta doveva essere approvata entro settembre, ma non è accaduto come succede quasi sempre. Però appunto ci sono un po' di fondi qua della Regione, inoltre ci sono alcuni miliardi dell'Unione Europea sempre per le comunità energetiche e quindi se si riesce a costituire la comunità energetica si possono abbattere molti costi fissi e quindi può succedere che anche diventa conveniente dal punto di vista economico in modo significativo. Ecco, io mi fermerei qua perché non voglio fare... Degli esempi di contributi vari. Sì, ci sono. Ecco, per cui se qualcuno ha delle domande, delle osservazioni, io sono qua a disposizione. Ok. A voi la parola. 10 minuti ci siamo e completiamo poi la conversazione. Prego, prendi il microfono, ragazzi. Ecco, volevo fare un discorso generale sul discorso iniziale che avevi fatto, sulla storia dei consumi degli impianti a disposizione, che sono giustamente 120 gigawatt in Italia e che hanno dentro rinnovabili, fossili di vario tipo, eccetera. E qui bisogna fare delle considerazioni un po' più profonde però, perché quello che consumiamo normalmente è meno della metà di questa disponibilità. E il problema grosso è che ormai i picchi più grossi sono d'estate, perché abbiamo le case di cartone, tutte con uno o più condizionatori. Allora, questo è un discorso grosso, perché? Perché d'inverno in qualche modo riusciamo a coprirci e a mettere su pelli multiple, no? Il maglione, la camicia, l'impermeabile, ma d'estate non possiamo togliere l'unica pelle che abbiamo che ci copre. E quindi il grosso problema è quello del caldo che ci sta aspettando. E quindi qui il discorso è complessivo. Il discorso è che se non andiamo alla causa di questi problemi, noi possiamo descrivere la realtà finché vogliamo, però siamo sempre qui ad implorare la Regione, lo Stato, la legge fatta sulle comunità energetiche,
però che viene sostanzialmente osteggiata perché la passione di chi ci governa non è indirizzata in quel senso. Questo è il riassunto che voglio, è il messaggio che voglio dare. Tra l'altro c'è un grosso difetto di fondo di tutto questo discorso, che l'elettricità è difficilmente accumulabile ed è invece la forma di energia più diffusa, più utile e più critica che abbiamo, e dall'altra parte tutti gli impianti di cui noi parliamo, che si dicono rinnovabili, ma che rinnovabili non sono, perché sono rinnovabili nella misura in cui esiste il fossile per costruire gli impianti. Attenzione a questo discorso, attenzione a questo discorso, stiamo parlando di energie falsamente rinnovabili, che io chiamo tecnocratiche di transizione, va bene, sulle quali bisogna riflettere, perché noi parliamo tanto, le elenchiamo, ma lasciamo fuori l'unica forma di energia vera, rinnovabile, che è quella muscolare, che è quella degli uomini e degli animali, che ha tenuto in piedi tutte le civiltà del passato assieme al sole e assieme alle piante. Quindi riflettiamo su queste, come si può dire, considerazioni che non sono filosofiche. Oggi nello strillo della tribuna c'erano 20-30 condomini, gli hanno tagliato il gas. Riflettiamo su questa situazione, riflettiamo su questa situazione. Diamo il valore giusto alle parole. Quando parliamo di rinnovabilità, dobbiamo parlare di rinnovabilità, non di transizione rinnovabile, per andare a una situazione a cui ci porterà certamente la fine del fossile, prima o dopo. Grazie. Sì, io sono perfettamente d'accordo con questo intervento. Non sarei così pessimista sulla rinnovabilità delle energie rinnovabili. Certo, anche il sole si esaurirà tra qualche miliardo di anni, però, e anche la geotermia, però insomma utilizzare l'energia geotermica o l'energia solare, certamente c'è la necessità di realizzare gli impianti, certamente c'è la necessità poi di smaltire l'impianto a fine vita, però noi siamo per il riciclaggio e voglio vedere se non verrà riciclato tutto il silicio che c'è negli impianti ormai vecchi. Io vedo che il mio impianto, che è lì da 11 anni, doveva perdere il 20% di capacità produttiva, invece non lo ha perso. Sarà che ci sono stati cambiamenti climatici, ma continua a produrre alla grande. Quindi certamente ci saranno anche dei consumi di materiali e tutto, ma non c'è paragone rispetto alla situazione attuale, che vogliono riaprire, che hanno riaperto centrali a carbone, che vogliono addirittura proporre centrali nucleari, cioè siamo veramente agli antipodi. Invece è anche vero quello che è stato detto, che hanno fatto queste leggi un po' forzati, un po' perché costretti dall'Unione Europea, e cercano di non applicarle. Questo è verissimo. Infatti noi questa comunità energetica, come facciamo a sapere se siamo sotto la stessa cabina di produzione secondaria? Siamo andati sul sito di e-distribuzione e lì c'è una pagina che spiega, si può fare domanda con una PEC, si manda la PEC a un indirizzo di posta elettronica di e-distribuzione, allegando un certificato sostitutivo di atto notorio, documento di identità, codice fiscale del proponente e un file Excel dove si mettono i nomi, i codici POD e i codici fiscali di tutti i membri della comunità energetica che vogliono associarsi, e loro entro 10 giorni rispondono dicendo appunto qual è la cabina cui è associato a ciascuno di questi. Noi abbiamo mandato la mail in giugno, ai primi di giugno, e non hanno ancora risposto. Un mese fa gli ho mandato una seconda sollecitazione dicendo guardate che per legge dovete darlo, perché in quella legge lì, quella del 2021, c'è anche scritto che la compagnia che fa la distribuzione deve rendere accessibili i perimetri delle cabine di distribuzione primarie e secondarie, perché la legge ha anche esteso la cabina secondaria,
si è passati alla possibilità di fare comunità energetiche tra soggetti che stanno sotto la stessa cabina primaria, quindi estendendo di molto l'area su cui è possibile costituire la comunità energetica. Gli ho mandato quest'altra mail, mi ha telefonato e distribuzione, mi dice: ma voi dove siete? Come dico dove siamo? Abbiamo mandato dei pod, non sapete, voi siete le distribuzioni, non sapete che siamo a Bolzano Vicentino? Ah no, Bolzano Vicentino, va bene, allora la giro a Vicenza. Dico, ma anche l'altra l'ha girata a Vicenza. Eh sì, dice, ma questi di Vicenza non vi hanno risposto. Eh no, dice. E adesso è passato un altro mese, penso che adesso andremo da avvocati perché la legge fanno di tutto per non applicarla, perché evidentemente Enel tiene ben segrete queste cabine di distribuzione e non vuole che si costituiscano queste comunità che gli porterebbero via evidentemente fette di mercato anche importanti. Ringraziamo Francesco perché il tempo ormai è tiranno. Siamo a posto. Io chiedo a Francesco, è possibile che prendo questo slide in maniera che le mettiamo nel circuito del Forum Veneto? Grazie. Le copie le mando. E quindi tutti quelli che stanno nel Flash sulle Forum rinnovabili, Veneto... posso farlo? Un Carlo, flash sulle rinnovabili Carlo? nazionali. Come? Scusa? Flash sulle rinnovabili a livello nazionale, posso farlo perché è importante integrare. Se è un flash alla Carlo Giacomini, no. Fa un flash vero proprio. Metà dei parchi eolici a terra, e non solo sono disperanti al sud Italia, disperanti, cioè la selva dei aerogeneratori in certi luoghi, si incastrano le concessioni una nell'altra, ci sono degli insediamenti che sono circondati materialmente dagli aerogeneratori. Ci si domanda se può continuare così, molte di quelle domande sono così, metà sono da bocciare, io le sto seguendo a livello nazionale in commissione, è disperante, quindi calma, perché il paesaggio è comunque garanzia di biodiversità e quindi di rigenerazione, non si può brutalizzare il paesaggio che ha anche biodiversità. Le centraline mini hydro sono molto contestate, quelle sono anche rinnovabili. Lo stesso rinnovabili sono anche i termovalorizzatori che noi non condividiamo. Da questo punto di vista va segnalato che è Nostra, che è quella società che senza fini di lucro fa produzione e distribuzione di energia, è molto selettiva, fa una selezione etica anche dell'energia. È importante dirselo. Forse sono prospettive molto più interessanti i medi e grandi parchi offshore che cominciano già a vedersi per 300, 400, addirittura ce n'è uno in un orizzonte di 1200 megawatt di potenza tra la Sardegna e la Sicilia. Ecco. Quelli forse sono meno problematici, hanno problemi di connessione, ma si vedrà come fare. Invece ci sono minacce importanti di elettrodotti che trasportano, guarda caso, l'energia dal sud al nord, perché tutte queste cose sono concentrate al sud e i recenti indirizzi energetici nazionali in discussione, poi vi dirò se voi siete interessati su questo, sottovalutano di moltissimo la capacità di produzione distribuita della corrente. Addirittura a livello nazionale sono 15 gigawatt, tutti quelli che sono autoprodotti, che sarebbero autoprodotti dalle potenziali comunità energetiche, dalle installazioni individuali, quelle domestiche sui tetti degli edifici, in tutta Italia sarebbero dimensionati a 15 gigawatt, non di più. E in realtà invece la comunità europea ci sta dicendo in queste settimane, con la nuova strategia per il solare fotovoltaico, uscita a maggio, che invece la prima forma è quella proprio di produzione sugli edifici, in cui in Italia si potrebbe raggiungere del facente sui tetti. Invece Terna, che sta facendo il piano in questa situazione, con degli scenari che sottovalutano e che rendono poi necessari degli grandi elettrodotti nuovi lungo le coste litorane, subacquee, in parte in terra, per trasportare l'energia dal sud al nord, con un nuovo squilibrio che si va ancora a generare ulteriore rispetto a quello del passato, invece che di fare la produzione locale distribuita e l'autoconsumo. E quindi su questo bisogna stare molto attenti, ecco, diciamo, averne consapevolezza e governare anche questo, che rischia di sfuggire altrimenti, dietro lo scenario delle rinnovabili generiche o favoleggiate, ecco. Quindi bisogna essere molto critici su questo. Se vi interessa approfondire il PITESA, il piano Terna, sono qua quando volete. Ciao. Grazie Carlo. Chiamerei Giancarlo Gazzola, Montal Wilderness,
sulla questione della forestazione. Devo togliere allora il collegamento a questo computer. Ho la sensazione che Carlo a questo punto ti scorda. È l'ultimo dei 3 temi che tocchiamo stamattina e chiudiamo a 12:30, giusto? Buongiorno a tutti, sono Giancarlo Gazzola e mi occupo di tutela ambientale delle nostre montagne. Io sarei un sognatore, uno speranzoso che le cose potessero andare sempre bene nelle nostre zone, ma purtroppo vedo che ogni giorno sta sempre di più peggiorando, soprattutto sulle nostre montagne. Allora, io partirei col tema forestazione urbana, boschi e foreste, perché forestazione urbana perché dobbiamo portare la politica a pensare al verde che ci manca nelle nostre grandi città, e anche nei paesi sto notando che sta tornando di moda tagliare sempre di più alberi, e con questo problema della crisi climatica è veramente un grosso problema. Quindi dobbiamo spingere le nostre amministrazioni ad avere più a cuore la nostra salute e piantare più alberi in assoluto. Allora, proteggere le foreste sono preziose oltre ad ogni immaginazione. Proteggerle è un dovere non solo per chi ci vive ma per tutti noi. Purtroppo la deforestazione colpisce molte aree del nostro pianeta, ma in particolare quelle aree che forniscono legname pregiato e purtroppo sono anche più ricche di biodiversità, come le foreste pluviali e tropicali. Negli ultimi 30 anni la superficie forestale a livello mondiale si è ridotta di oltre 420 milioni di ettari, con un ritmo che dal 2010 è di circa 4,7 milioni di ettari all'anno. Pensate che in Ecuador stanno devastando la foresta amazzonica. Io sono stato lì diversi anni fa per un progetto di riforestazione dove con un padre missionario siamo riusciti ad acquistare circa 1500 ettari di foresta per impedire il taglio proprio degli alberi della foresta, e quindi solo acquistando parti di foresta amazzonica riusciamo a impedire questo taglio, perché viene usato il taglio soprattutto là in zona dell'Ecuador per permettere ai grossi oleodotti di attraversare queste foreste per portare il petrolio dal centro della foresta all'oceano, dove arrivano poi le petroliere e se lo portano anche via. Quindi alla popolazione dell'Ecuador non rimane nulla se non il danno ambientale. Allora, si parla spesso dell'importanza del bosco per la salute del pianeta, dell'influenza che hanno gli alberi per la mitigazione del clima ed in particolare per ridurre la temperatura nelle città, e ancor di più del loro prezioso contributo per l'assorbimento della CO2 e la produzione di ossigeno, e contemporaneamente si vogliono tagliare gli alberi nei centri abitati perché danno fastidio, sporcano o sono pericolosi. Questo è il modo che hanno loro di definire l'albero, soprattutto le amministrazioni. Creano sporco, ci sono le foglie, sono pericolosi, quindi dopo vanno anche a tagliarli, fanno ancora peggio, perché potare gli alberi in maniera irregolare è un pericolo per la pianta e per noi, perché la pianta si indebolisce, e quindi bisogna ritornare alle piante e al verde nelle città, nei paesi e anche nelle metropoli. L'aria purificata dall'azione della vegetazione porta benefici contro l'inquinamento atmosferico, genera effetti positivi sul benessere dei cittadini, con il potente apporto del fogliame e dell'apparato radicale. Svolge azioni di contenimento dell'erosione del suolo e degli effetti disastrosi degli smottamenti e delle alluvioni. Ecco, in questa immagine non so se riuscite a vedere le differenze di una città, di una via, con alberi e senza alberi, cioè la temperatura cambia notevolmente. Quindi è importantissimo avere gli alberi nelle nostre città, nelle nostre strade, e invece continuiamo a tagliarli perché le radici creano danno al marciapiede, trovano tutte le scuse possibili e immaginabili per eliminare le piante, perché costa mantenere un albero, no? Però non gliene frega niente se poi noi ci ammaliamo, no? Interessa risparmiare subito al momento. Ecco, quello che dicevo prima, anche le potature degli alberi, è pazzesco sta cosa qua, non ha assolutamente senso. Le città continuano a crescere, la popolazione che risiede nei centri urbani aumenta senza sosta. Per questo motivo, nella loro progettazione è fondamentale combattere l'inquinamento e ridurre l'impatto ambientale dei centri urbani, che diventano vero e proprio traino per un corretto sviluppo sostenibile.
I progetti di deforestazione urbana riportano il verde in città, riducono l'impatto ambientale e favoriscono una migliore qualità della vita per i cittadini. Allo stesso modo si inneggia la biodiversità, si sottolinea come sia fondamentale mantenerla e preservarla. Si ricorda come la biodiversità sia la base della vita stessa e della vita come oggi la conosciamo. Si portano dati precisi che mostrano come l'uomo l'abbia già ridotta di circa il 50%. E si spiega che l'80% di quella che resta è conservata nei boschi e nelle foreste, soprattutto quelle vergini o vetuste che sono più evolute, complesse e ricche e resilienti. Io vi farei vedere questo video qua, se mi funziona l'audio, che parla un attimo di quello che è successo della famosa tempesta Vaia, e ricordiamoci che questa non sarà l'ultima purtroppo, ne arriveranno altre se andiamo avanti di questo passo. Vederlo. Roba la mappi, guarda roba. Sì. Cioè. No, penso che non si senta. Nel 66 avevano portato via i ponti, vabbè, i ponti dopo si rifanno, ma una desolazione che Vedi se riesci con l'audio. noi eravamo abituati a girare e vedere certi panorami, adesso stando in un posto si vedono i paesi che prima non si vedevano, che erano coperti dagli alberi, quindi è proprio stato un cambio di panorama, anche perché le emergenze prima erano diverse, guardavi un po' meno gli alberi, guardavi le case, le persone, queste cose. Adesso che bene o male le persone sono all'asciutto, le strade sono state ripristinate, incominci a guardare anche roba la mappi, guarda roba. Cioè. nel 66 avevano portato via i ponti, vabbè, i ponti dopo si rifanno, ma una desolazione così non l'ho mai vista. Noi eravamo abituati a girare e vedere certi panorami, adesso stando in un posto si vedono i paesi che prima non si vedevano, che erano coperti dagli alberi, quindi è proprio stato un cambio di panorama, anche perché le emergenze prima erano diverse, guardavi un po' meno gli alberi, guardavi le case, le persone, queste cose. Adesso che bene o male le persone sono all'asciutto, le strade sono state ripristinate, incominci a guardare anche la devastazione degli alberi, che comunque qui da noi il bosco è proprio, fa parte di noi, del nostro vivere, insomma. Allora, stiamo andando nella zona di Strada di Sottoguda, che era un percorso turistico meraviglioso,
perché c'è una strada che è costruita proprio in occasione della Prima Guerra Mondiale che risaliva fino ai piedi della Marmolada, Maga Ciapella, e su questo percorso c'era anche l'area, diciamo, il tracciato dell'acquedotto. Non esiste più nulla, era esistita una piccola chiesetta messa in un punto di ridosso, per cui è l'unica cosa che si potrà vedere. Non è percorribile evidentemente adesso. Le tubazioni che si vedono sul fondo era l'acquedotto che serviva a Roccapietore. Questo è il gruppo della Marmolada. Dal mio residence, della mia famiglia, io ho l'appartamento, abito sopra con i miei figli e mia moglie. I danni sono ingenti perché ho avuto l'allagamento di tutto il locale interrato, compresa il locale caldaia e il locale elettrico. Quindi anche se adesso è arrivata la luce in paese, io sono ancora senza luce, dovrebbe arrivare l'acqua, ma speriamo di risolvere a breve. Fa conto che quella notte l'acqua passava sopra questo muro qui. Eravamo in mezzo al fiume, è stata notte da panico. Ecco, mi fermo qui, tanto avete un po' l'idea di quello che era successo, poi tutti noi sappiamo cos'è accaduto con la tempesta Vaia. Il problema grosso è che noi non conserviamo proprio addirittura il territorio dopo, no? Perché questi eventi potremo comunque limitarli, invece non stiamo facendo nulla per conservare il territorio, soprattutto montano, no? Andiamo a buttare via denaro pubblico per altre occasioni di stupidaggini, definisco io, tipo le Olimpiadi o mondiali di sci, invece di mettere questi soldi a uso della montagna e tutelare anche le popolazioni che ci vivono, e quindi dopo abbiamo queste conseguenze qua. Sappiamo tutti che la tempesta Vaia è stato un evento meteorologico estremo che ha interessato il nord-est italiano, in particolare l'area montana delle Dolomiti e delle Prealpi Venete, dal 26 al 30 ottobre 2018, che ha portato sulla regione Veneto fortissimo e piogge persistenti. Rimanendo in Italia, la superficie boscata ha superato gli 11 milioni di ettari, 5-6 milioni nell'immediato dopoguerra, meno ancora nel Medioevo o Rinascimento. Negli ultimi 10 anni la biomassa è aumentata del 18,4% per causa dell'abbandono del lavoro negli spazi naturali. Tutto bene dunque? No. Primo perché ai numeri deve essere accompagnata un'analisi qualitativa, e questo ci dice che siamo in presenza di boschi poveri o abbandonati o gestiti con approssimazione. Secondo perché il trend di crescita naturale finirà intorno al 2030, cioè domani. Si afferma ormai ovunque che si taglia troppo poco, la frase fa presa specie fra i non addetti ai lavori e presso chi ha interessi diretti nel potenziamento delle utilizzazioni forestali. Il cittadino viene bombardato da frasi gettate sulla stampa locale con approssimazione ormai da tempi lunghi. A sostenere l'attacco ai boschi ci pensano forestali in attività, altri in pensione, agricoltori, cacciatori e semplici cittadini che vedono troppe piante avvicinarsi alle loro case. Ecco, il problema anche di questo, che il bosco sta aumentando e continuano a dire il bosco è diventato grande, abbondante, bisogna assolutamente tagliare. Non è vero, non bisogna tagliare gli alberi nella foresta, nei nostri boschi, perché è fondamentale per il nostro ossigeno e per conservare anche il territorio, perché se noi continuiamo a tagliare gli alberi indeboliamo il terreno e quindi l'albero è essenziale in montagna, altro che tagliarlo. Quello che voglio dirvi è che è importantissimo piantare alberi e non tagliarli, ma c'è uno slogan ormai che sta prendendo piede in Italia, si dice piantiamo alberi e tagliamo boschi. Non abbiate paura di tagliare, la legna è la nostra prima fonte rinnovabile. Addirittura in certe pubblicità ci sono queste frasi. La legna da ardere è energia rinnovabile. Ci sono le pubblicità che appunto la biomassa è rispetto per l'ambiente e risparmio economico. La legna da ardere è energia rinnovabile. Si sta sollecitando ultimamente a utilizzare maggiormente la risorsa di legno italiana, anche incentivando la costruzione di impianti di teleriscaldamento a biomassa, una cosa folle. Per quanto mi riguarda è folle, perché noi andiamo e facciamo tagliare degli organismi che assorbono ossigeno
abbiamo la pianta che produce ossigeno, la andiamo a tagliare per bruciarla, per produrre energia e andiamo anche a inquinare. Quindi siamo veramente dei deficienti, scusate il termine, se andiamo avanti di questo passo qui. Quindi è assolutamente proprio da evitare, e questa è una cosa peggiore che possiamo fare le biomasse e bruciare il legno dei boschi. E quindi la soluzione invocata sembra essere semplice, la motosega, sempre ovunque, macchinari sempre più grandi e invasivi, che possono operare solo con dei tagli raso, non certo con tagli a scelta a carico dei singoli alberi, senza che si valuti la situazione punto per punto. Una volta i boscaioli andavano con l'accetta, segnavano quell'albero, lo tagliavano. Adesso entrano, dopo della tempesta Vaia, stanno entrando nei nostri boschi questi macchinari mostruosi che fanno il lavoro di centinaia di boscaioli con una persona solo, ti distruggono un bosco in una mezza giornata, ma oltretutto, oltre a tagliare le piante, distruggono il sottobosco, cioè distruggono tutto il terreno perché entrano con i cingolati. È una cosa pazzesca, che quando arrivano le grandi piogge dopo porta tutto giù a valle e poi abbiamo le frane, no? E questo è il lavoro che noi facciamo in montagna. Abbiamo un altro problema nei nostri boschi, specie nel Bellunese e in Alto Adige, è l'invasione del bostrico, che quest'anno risulterà devastante, peggio di Vaia, e quindi più che opportuno investire in conservazione, ampliare le zone di protezione, individuare boschi da conservare in modo totale. Cioè il bostrico è una minaccia anche per la sicurezza delle strade. In Alto Adige, per esempio, sono stati stanziati quasi 2 milioni di euro per evitare ulteriori danni alla viabilità lungo la provinciale di Anterselva e la statale della Val Badia. Questo coleottero sottrae linfa alle piante e nel giro di circa un anno ne provoca la morte. Infatti prolifera perfettamente in ambienti dove convivono alberi vivi con alberi morti e il fenomeno climatico avvenuto nel 2018 ha gettato le basi perché si costituissero le condizioni ideali per il parassita. Ed è questo il coleottero che entra nella corteccia e mangia gli alberi, stanno distruggendo i nostri boschi, soprattutto quelli del Cadore. E perché? Perché noi abbiamo avuto anche abbiamo fatto un grosso errore negli anni passati, che abbiamo riforestato le nostre foreste, i nostri boschi, con gran parte con la monocultura dell'albero, cioè abbiamo messo tantissimi abeti rossi e quindi dove c'è tutta una monocultura, tutto un tipo di albero, l'insetto aggredisce molto di più. Invece abbiamo visto che dove c'è l'albero, il bosco misto, questi insetti fanno più fatica ad attaccare. Però questo è un problema grossissimo. Poi dopo la tempesta Vaia abbiamo avuto un numero enorme di alberi caduti e quindi sono rimasti gran parte anche lì perché non siamo riusciti a tirarli su tutti, perché poi abbiamo un altro guaio noi, che non abbiamo nemmeno le segherie, quindi abbiamo avuto del legno buonissimo che potevamo usare noi qui in Italia, invece abbiamo dovuto chiamare le imprese estere, sono venuti a prenderci legname per pochi soldi, se lo sono portato via quasi gratuitamente e ce lo stanno rivendendo a prezzi altissimi. Quindi un altro sbaglio che abbiamo fatto noi sulle montagne, poi diciamo che la popolazione non ha possibilità di lavoro e tutto, abbiamo sbagliato tutto in montagna. Ecco, questa è la regione Veneto e le zone dove sta attaccando il bostrico, quindi stiamo anche attenti perché potrebbe anche arrivare anche da queste parti, se non è già arrivato. Ecco, noi come associazione di Mountain Wilderness sono da anni che diciamo di ritornare a investire nei boschi ed avere cura, stilando un documento a fine agosto con invito alle popolazioni delle montagne italiane, agli amministratori pubblici, delle regole, dai comuni, alle province, dalle regioni allo Stato, a riprendere in mano la gestione giornaliera del territorio, investendo risorse economiche, umane e scientifiche, con una particolare attenzione a diversi fenomeni sociali e naturali in atto, come i cambiamenti climatici. Mi soffermo un attimo qui prima di chiudere, perché voglio parlare delle nostre Dolomiti, della zona di Cortina, che abbiamo avuto i mondiali l'anno scorso di sci, che adesso nel 2026 avremo anche le Olimpiadi volute dal nostro caro presidente Zaia, no? Allora, stanno distruggendo la nostra montagna, le nostre Dolomiti sono state devastate. Per fare i mondiali, per allargare le piste da sci, sono stati tagliati la bellezza di come 30 campi di calcio di bosco e ne stanno distruggendo ancora per prepararci per le prossime Olimpiadi. Tra l'altro anche la pista di bob, no?
c'è un progetto, non so se avete letto nei giornali, noi stiamo tentando in tutti i modi di bloccare questo progetto assurdo e inutile, anche perché vengono spesi enormi quantità di denaro pubblico, perché il progetto era partito con 45.000 euro, che doveva essere fatta la pista, poi a 65 milioni di euro, poi siamo andati a 85 milioni di euro e adesso gli ultimi calcoli che stanno facendo i nostri esperti siamo già oltre i 100 milioni di euro per fare una pista di bob che dureranno delle gare al massimo un mese, poi verrà abbandonata come tutte le altre piste di bob e gli impianti dove ci sono state le Olimpiadi, esempio anche Torino vecchia nel 2008 mi pare sia stato, e sono tutte abbandonate. Abbiamo la possibilità di avere una pista di bob che l'Austria ce la presterebbe, basterebbe portare quegli atleti che sono pochi, quelli che fanno bob, portarli di là con un pulmino a 2 ore di strada e poi riportarli a Cortina e fare altre cose. Ma il nostro presidente non vuole sentirci e quindi lui dice che il progetto va avanti, nonostante il Comitato Olimpico abbia detto a Zaia che la pista di bob non serve, si possono fare le Olimpiadi anche senza il bob. Ma Zaia ha detto io i soldi li ho e anche se il CIO non mi dà i soldi per fare la pista bob io vado avanti lo stesso, tanto ha detto non sono i soldi della regione, sono i soldi che sono arrivati da Roma, come se i soldi che arrivano da Roma fossero da Marte, no? Che arrivano non da noi, dalle nostre tasche, dei cittadini. Comunque la pista di bob non è detto che venga costruita, noi stiamo adesso facendo un altro ricorso a Roma e speriamo di riuscire a rinviare ancora ulteriormente i lavori e questa è la nostra unica speranza, di rallentare sempre di più anno per anno facendo ricorsi, bloccare il nostro presidente e il famoso Malagò, che poi non riescono più con i tempi a costruirla. Questa è l'unica nostra speranza, quindi andiamo avanti come giocare una partita a scacchi, loro dicono facciamo questo e noi gliela bocciamo e speriamo di ritardare i lavori in modo tale che blocchiamo questa benedetta pista, perché con tutti questi soldi solo per la pista di bob, quasi 100 milioni di euro, pensate quante cose potremmo fare in montagna e per la popolazione anche locale, che continua a dire che queste Olimpiadi saranno lo sviluppo dei lavori per la popolazione di Cortina e dintorni. Ma siamo fuori di testa. Pensate che stanno costruendo nuovi palazzi, nuove abitazioni a Cortina, che a Cortina hanno solo 6.000 abitanti e ci sono già 5.000 posti letto solo esteri. E se vogliamo costruire, cioè se un giovane a Cortina vuole comprare un'abitazione, deve andare, un mini appartamento deve spendere minimo 500.000 euro, altrimenti andiamo oltre il 1 milione di euro. Voi ditemi se un giovane di Cortina che abita a Cortina può comprarsi una casa. Chi arriverà a Cortina saranno gli arabi, saranno gli cinesi, saranno i giapponesi, i grandi imprenditori, ma la popolazione locale non può vivere a Cortina nella sua città, sarà impossibile. Quindi che sviluppo può dare queste Olimpiadi ai cittadini di montagna? Assolutamente nulla, perché i cittadini di Cortina sono già diminuiti in 3 anni di oltre 200 abitanti, stanno scappando perché non possono vivere. Quindi diventerà una città come Venezia, solo turisti e basta, nient'altro. Questa strada qui che state vedendo è una strada che era forestale, che serviva per portare le auto nel periodo dello sci invernale ai piedi delle Tofane, ed era una strada larga circa 5 metri, che l'avevano anche asfaltata. Poi per i mondiali di sci l'hanno allargata il doppio, quindi hanno buttato via ancora ulteriormente alberi, abeti, larici, anche larici centenari, noi abbiamo le foto degli alberi che hanno tagliato, e hanno raddoppiato la strada. Per portare che cosa? Sembra un'autostrada questa, non una strada forestale. Cioè, queste sono le cose che fanno in montagna. Guardate che roba. Questa è una strada forestale fatta con muraglie, cemento, asfalto. Per che cosa? Per 4 macchine che poi andranno lì, finite le Olimpiadi, chi si è visto, perché sono stati finiti, dovevano essere finiti questi lavori per i mondiali e non sono stati finiti per i mondiali, sono stati rinviati, come succederà per le Olimpiadi, che tanti lavori andranno fatti dopo. Ecco, anche questa una pista assurda che hanno costruito per fare le gare dei mondiali, che poi non l'hanno finita, quindi hanno distrutto ulteriormente bosco. Questa sta per andare, chi conosce un po' le 5 Torri, è la nuova pista che hanno allargato per andare per gli sciatori, che doveva essere usata per i mondiali.
Quindi anche qui taglio di alberi, che poi tagliando gli alberi si indebolisce il sottosuolo, quindi qua prima c'era l'erba, tutte le foglie, le radici che trattenevano anche le grandi bombe d'acqua, diciamo, no? Adesso così l'acqua arriva, parte come uno scivolo e ti arriva giù. E tra l'altro nelle zone delle tofane c'è una frana attiva da molti anni che scende di mezzo metro all'anno. E lì hanno fatto dei grossi lavori e hanno spianato anche là, quindi non so cosa succederà in futuro, se verrà un'altra vaia, avremo che questa montagna andrà giù nel Boite di Cortina e succederà una bella alluvione. Ecco, questo è l'ultimo messaggio che volevo darvi, che solo dopo che l'ultimo albero sarà abbattuto, solo dopo che l'ultimo lago sarà inquinato, solo dopo che l'ultimo pesce sarà pescato, voi vi accorgerete che il denaro non può essere mangiato. Toro seduto, capo tribù delle Sioux. Grazie. Se ci sono interventi o domande, prendi il microfono, Mattia. Ciao a tutte e a tutti, mi prendo spunto dal tuo intervento che è stato molto interessante. Io anche mi occupo un po' per lavoro di queste cose qui, di verde urbano. Allora, intanto dobbiamo distinguere appunto la questione della gestione delle foreste dalla questione del verde urbano. Chiaramente sono due cose che sono collegate ma sono distinte. Per quanto riguarda diciamo il nostro paese, manca ancora completamente una cultura del verde urbano e manca in un momento estremamente importante come questo, in cui dobbiamo pensare anche all'adattamento climatico, non solo alla mitigazione del cambiamento climatico, perché giustamente, come dicevi tu, le piante, gli alberi in città hanno una funzione importantissima da un punto di vista della mitigazione appunto del microclima, del clima della città, dal punto di vista della conservazione della biodiversità, dal punto di vista della salute, lo sappiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Non è neanche vero che hanno tutto questo costo, certo bisogna investirci in personale che sia preparato per gestire queste cose qua, bisogna investirci dei soldi per metterli giù, però se il verde urbano è gestito correttamente, in realtà il costo si ripaga abbondantemente con i benefici che dà. Tra l'altro si parlava prima appunto di comunità energetiche, di questioni energetiche, eccetera. Il fatto di avere una copertura vegetale in città consente di ridurre di molto il consumo in estate, per esempio, di energia elettrica per i condizionatori e allo stesso tempo anche d'inverno, perché è proprio un effetto di mitigare gli estremi delle temperature, no? La presenza di alberi. Però c'è un'incultura, la maggior parte dei nostri comuni non hanno un regolamento del verde urbano, quindi sulla gestione del verde pubblico e anche del verde privato, e si vedono quei disastri, quelle capitozzature, perché adesso c'è la fobia degli alberi, quando invece in realtà dovremmo avere fobia di qualcos'altro. Cioè, molto spesso il verde viene gestito ancora, come si faceva una volta, come un appendice dell'ufficio tecnico, insomma, dei lavori pubblici. Ecco, questo è, mentre ci sono esperienze in altre città, ci sono comunque anche in Italia città che stanno portando avanti un discorso serio su questo, o che stanno cominciando. Padova, Torino, Venezia aveva iniziato tanti anni fa ma è andata in declino grazie al sindaco Brugnario e anche alle precedenti amministrazioni, ma in Europa ci sono grosse esperienze su queste cose qui, a Barcellona, a Parigi e altre, quindi bisogna prendere spunto da questo. Io volevo solo, oltre a dire queste cose qui, quindi sottolineare l'importanza del verde anche in città e nei paesi, ricordare appunto che ci sono tante esperienze, una la stiamo portando avanti anche noi nel nostro piccolo come comitato Opzione Zero della Riviera del Brenta, cioè noi oltre a fare le vertenze territoriali adesso siamo impegnati sulla questione inceneritore e altro, però abbiamo deciso, dopo il tornado che ci ha investito nel 2015, di portare avanti un progetto permanente di riforestazione del territorio, quindi noi ogni anno facciamo dei 3-4 interventi di riforestazione su suolo agricolo, diciamo. Abbiamo chiesto agli enti pubblici di dare, cioè noi ci occupiamo della progettazione, compriamo le piantine forestali e facciamo l'intervento con i volontari, quindi a costo zero per la pubblica amministrazione, se non mettere il terreno,
ma un solo comune ha risposto, ovviamente, perché siamo noi a proporlo e quindi siccome siamo dei rompipalle ci odiano. Quindi, però invece hanno risposto tantissime piccole aziende biologiche, tantissime persone che magari hanno la terra, non sanno cosa farci, che però sono sensibili al tema, e questo ci ha permesso anche di costruire un tessuto di relazioni che è importante quanto il discorso, per esempio, sulle comunità energetiche, proprio per portare avanti anche tutta un'altra serie di discorsi. Ormai è il 4º anno, non so dirvi esattamente il numero di piantine che abbiamo messo giù, ma siamo intorno alle 10.000 piantine forestali in 13-14 interventi, ne abbiamo già 4 pronti per la nuova stagione. La prima data sarà il 21 di novembre, che è simbolicamente la festa dell'albero. Ecco, questo per dire, si chiama Piantiamola il progetto, c'è un sito dedicato che è praticamente uno spin-off del nostro comitato, questa cosa, e ci ha permesso anche di coinvolgere delle persone che si sono appassionate su questo, e però quello che noi diciamo è che è un progetto che noi mettiamo a disposizione di chi vuole, cioè per cui le competenze che abbiamo acquisito o che abbiamo le mettiamo a disposizione. È importante che si replichi anche da altre parti. Facendo questo tipo di percorso abbiamo scoperto che in realtà ci sono comunque molte associazioni in Italia, in Europa e nel mondo che fanno questo tipo di lavoro, soprattutto nei territori dove c'è bisogno, perché chiaramente in montagna è un discorso, le foreste ci sono. Qui in pianura, dove prevale la cementificazione, come dire, l'impatto è diverso. Proprio noi diciamo vogliamo sottrarre il suolo al cemento e restituire spazio invece agli ecosistemi naturali sostanzialmente e alle foreste. E ricordo appunto che la pianura fino a qualche secolo fa, non migliaia di anni fa, qualche secolo fa era ricoperta da una foresta interamente praticamente, quindi pensate quanto è vero che in montagna è aumentato il bosco, ma appunto come dicevi bisogna fare un discorso di qualità e di contesto. Qui in pianura praticamente le foreste non esistono più, insomma, se non dei relitti o qualche sistema diciamo agrario che ancora si conserva. Perciò io credo che, per chiudere e farla breve, credo che sia sempre molto importante tenere sempre insieme i due livelli, il livello della difesa, della resistenza, di impedire che vengano fatte delle cose, ma anche il livello della costruzione di alternative, quindi questo esempio, quello delle comunità energetiche e molti altri, insomma, che sappiamo. Grazie Mattia. Volevo ricordare che nel 2003 è stata votata una legge regionale, la legge 13, sui boschi di pianura, che all'inizio è stata finanziata, poi non più finanziata, ma adesso, in questi ultimi 2 anni, è stata rifinanziata. Ci sono 2 limitazioni, possono essere avere i contributi o comuni o privati, ma devono essere proprietari di almeno 5 ettari di terreno, quindi non è per interventi spot ma per interventi estesi che possono diventare 2,5 ettari se sono limitrofi ai centri urbani, cioè nelle periferie. Alcuni comuni sono 7 fino adesso, sono entrati in questo progetto che viene anche cofinanziato dal piano PNRR. Però non è finito il discorso, perché i finanziamenti sono in parte ancora esistenti e se c'è una spinta in regione c'è una sensazione di volerlo continuare questo intervento, anche perché si fa riferimento a una carta di Sandrigo, comune qui vicino, insomma, dove nel 2017 è stato elaborato dalla regione stesso una proclama che dice sostanzialmente riforestiamo la pianura. In realtà poi dalla carta di Sandrigo sono nati questi ultimi 2 anni di finanziamenti, non molto di più. L'altro giorno, sabato di 2 settimane fa, alla Fiera di Gaia si sono incontrate 5 associazioni legate a questo tema, associazioni di Mestre, Amico Albero, di San Donà, alberi in comune, insomma, e poi di Portoguare, poi di Jesolo, e importante c'era anche il rappresentante dell'associazione dei responsabili dei pubblici giardini, cioè dipendenti comunali di un'associazione di volontariato però non istituzionale,
che coordina oggi credo una quarantina nel Veneto, è nazionale l'associazione, funzionari, tecnici di comuni. Il coordinatore è qui di Montecchio, qui vicino, si chiama Alessandro Bedin. È venuto, ha portato molti contributi anche di informazioni, oltre a questa che vi ho detto anche molte altre. Ha detto che sarebbe importantissimo che le associazioni di ambientaliste, di volontariato si collegassero con loro, perché c'è una sinergia che diventa molto importante. Loro sono legati alle istituzioni, quindi hanno le informazioni e anche la possibilità di interventi, insomma, forti sui comuni che abbiano un interlocutore, sindaco, assessore, che voglia farlo, ma non è detto che debbano essere solo 7, insomma, in comuni nel Veneto che approfittano di questa situazione. Io penso che dovrebbero essere almeno una cinquantina, potrebbero essere, e perciò sta a noi, credo, noi ecologisti, avere un'iniziativa su questo. C'è stato un arrivederci di questo forum del Verde a breve, sostanzialmente entro il mese di novembre, per lanciare proprio questa campagna che probabilmente sarà una campagna addirittura decennale. Una campagna, cioè, riforestiamo la pianura, utilizzando tutti i fondi possibili, europei, statali, regionali e privati, così come ha ricordato adesso Mattia, perché molto spesso sono privati quelli che, le associazioni e i proprietari che hanno a cuore questo tema, e la cosa sostanzialmente dovrebbe essere fatta lanciando il messaggio, perché il messaggio è: chi è proprietario di terreni si faccia avanti, perché ci può essere un rapporto di collaborazione sia con i volontari e sia con le istituzioni, perché questa forestazione decolli. Ricordiamoci che la questione della forestazione, l'ha ricordato prima Giancarlo, è essenziale, perché ci sarà un vaia probabilmente ogni tot anni, e quindi dobbiamo proprio resistere. La resilienza deve essere resistenza, e dobbiamo perciò piantare gli alberi giusti, nei modi giusti, e soprattutto tanti alberi. E qui ci si collega poi alla questione dell'occupazione di suolo, perché se invece il suolo viene sistematicamente occupato da capannoni inutili, credo che solo in provincia di Vicenza ci siano qualcosa come 300 capannoni vuoti inutilizzati, forse anche di più, ma non so la statistica. Cioè, se questa attenzione non viene anche dall'altra parte, cioè di impedire che l'urbanistica faccia danni, ovviamente diventa una fatica di Sisifo. Prego. Sì, è stato molto importante il tuo ultimo intervento. Diciamo che qui ad Arzignano, dove l'area ha dei grossi problemi, però siamo difesi. Non so se hai visto le colline intorno che arrivano fino a Calvarina, da foreste spontanee, e tutte le colline sia a destra che a sinistra della Valle del Chiampo per fortuna non sono coperte da vigneti, ma da boschi naturali che crescono naturalmente, e gli alberi scendono fino ai margini del fiume e costituiscono veramente anche una bellezza paesaggistica. Noi pensiamo che i problemi che tu stai dicendo si ricollegano a quanto abbiamo detto stamattina in apertura, e cioè che è il tipo di struttura economica del capitalismo, che il cosiddetto libero mercato, che espelle gli abitanti di Cortina, espelle gli abitanti di Venezia, ed è quindi quando diciamo che noi dobbiamo fare questa transizione, e partendo dai primi che subiscono i danni di questo tipo di economia, è lì che dobbiamo anche concentrarci per difenderle queste comunità, sia quella dei veneziani, sia quella degli abitanti di Cortina, sia di tutti quelli che subiscono questo gigantismo delle multinazionali, delle grandi compagnie anche nazionali eccetera, che massacrano la popolazione, creano povertà, creano migrazioni, creano disastri dappertutto. Quindi possiamo essere
e dobbiamo essere ecologisti partendo sempre dagli interessi degli ultimi, non si fa transizione se abbandoniamo le prime vittime di questo cambiamento climatico prodotto da chi invece ci sta guadagnando. L'appuntamento continua oggi pomeriggio alle 3:30 sul tema dei consumi dei rifiuti con Laura Rossi di Schio, primo intervento, il mio è il secondo, e la conclusione sul tema della giustizia sociale, della povertà con Don Albino Bizzotto. Abbiamo qui un ristorante a 4 ruote e un'area picnic, quindi abbiamo assaggiato ieri i prodotti che sono veramente squisiti, quindi chi volesse può benissimo rifocillarsi qui dentro l'area della Ecofesta, anzi potrebbe essere anche un'occasione per pranzare assieme, mangiare qualche boccone, un panino. Beh, buonasera, adesso ripartiamo col nostro convegno e credo che quello che abbiamo detto questa mattina è stato molto interessante e adesso sentiremo, continuiamo con tutta una serie di questioni che vanno dagli inceneritori ecco, l'urgenza, la nostra Laura Rossi parlerà dell'urgenza di fare meno rifiuti e di riciclarli, altro che bruciarli, quindi è un appello contro gli inceneritori. Qui ad Arzignano abbiamo una lotta decennale contro la costruzione degli inceneritori e l'abbiamo fino ad ora vinta comunque, sebbene siamo una piccola associazione. L'abbiamo vinta, non hanno potuto farlo e qui i conciari sono potentissimi e ricchissimi, ma finora ce l'abbiamo fatta e speriamo che ce la facciano anche i nostri compagni di Schio e di Tiene a chiudere un inceneritore che sta danneggiando una parte importante della nostra provincia. Passo subito la parola, già stamattina ho parlato tanto, a Laura Rossi, che è biologa, insegnante ed esponente dei comitati di lotta contro l'inceneritore di Schio e fa parte dell'associazione il Forum Rifiuti Zero. Sì, buon pomeriggio. Io mi scuso, non ho slide, ma la colpa è sua perché mi ha detto che non le dovevo portare, quindi cercherò di essere veloce perché so che ascoltare le persone senza così nessun supporto è abbastanza pesante. Allora, perché non incenerire i rifiuti? Possiamo cominciare dal dato sanitario, ma io non credo che ci sia bisogno di fermarsi più di tanto. La Società Italiana di Medicina Ambientale ha detto che l'Italia è il primo paese in Europa per morti premature da inquinamento atmosferico, 90.000 morti all'anno. Sappiamo tutti che gli inceneritori sono impianti, anche quelli di ultima generazione, che hanno un impatto ambientale e sulla salute che è innegabile, dal particolato fine, ultrafine, in particolare gli inceneritori di ultima generazione, agli inquinanti organici persistenti, ai metalli, per i quali tra l'altro non ha senso parlare di limiti bassissimi, perché tutti gli inquinanti persistenti, come penso sia stato detto 1 milione di volte, soprattutto con la questione delle sostanze perfluoroalchiliche, sono sostanze che si accumulano e quindi anche un'emissione in quantità bassissime provoca dei danni, entra nella catena alimentare, eccetera, eccetera. Peraltro, quando parliamo di diossine, parliamo di inquinanti che sono tossici nell'ordine dei picogrammi per chilo corporeo, quindi quantità veramente basse. Ci basta lo studio Escape, abbastanza vecchio ma ancora valido perché i dati saranno sicuramente peggiorati, che ha seguito 367.000 persone per 14 anni in tutta Europa e che ha monitorato, ha seguito i legami tra esposizione agli inquinanti dell'aria e mortalità.
dove si è visto che per ogni aumento di 5 microgrammi per metro cubo di particolato di PM2,5 c'è un aumento di mortalità del 7%. Questo anche al di sotto dei limiti. Adesso mi dispiace di darvi questi dati senza che li possiate leggere, però il concetto è uno, cioè il concetto è che e anche questo è stato detto molte volte, quando noi parliamo di limiti rispettati, e voglio dire ci mancherebbe che gli inceneritori non rispettassero i limiti, questo non significa che la nostra salute sia tutelata. Questo non è vero per la maggior parte degli inquinanti, sia perché appunto questi sono inquinanti che si accumulano, sia perché c'è un effetto di somma, di sinergia con gli altri inquinanti, anche queste sono cose che conosciamo benissimo, e quindi i limiti hanno senso soltanto come la cosa migliore che noi riusciamo a fare, no? Le migliori tecnologie disponibili, sapendo che possiamo fare meglio e che il meglio è nemico del bene, cioè il danno c'è ed è un danno soprattutto per le popolazioni residenti. Quindi per me basterebbe questo, però in realtà c'è molto altro e uno dei motivi principali per cui è davvero un'assurdità continuare a percorrere la strada dell'incenerimento è legato al problema dei cambiamenti climatici. Quindi utilizzare la combustione dei rifiuti addirittura come fonte energetica che viene definita fonte energetica rinnovabile è davvero un'assurdità e lo possiamo capire bene ripercorrendo le tappe del celeberrimo inceneritore di Copenaghen, che credo più o meno, di cui credo più o meno tutti avrete sentito parlare, che è quella bellissima costruzione appunto a Copenaghen, probabilmente pregevole dal punto di vista architettonico, dove è celebre perché sul tetto si può andare a sciare. Ora, perché si deve andare a sciare sopra l'inceneritore di Copenaghen? Essenzialmente per 3 motivi. Il primo è abbastanza ovvio ed è un motivo di marketing, perché nessuno può pensare che un parco giochi possa alla fine portare un danno. Secondo motivo molto concreto è che per andare a sciare sull'inceneritore di Copenaghen si pagano un sacco di soldi e questo serve per assicurare la sostenibilità, parte della sostenibilità finanziaria di questi impianti che hanno grossissime difficoltà a sostenersi economicamente, perché gli inceneritori sono degli impianti costosissimi sia come costruzione sia come gestione. Il terzo motivo lo aggiungo io, perché probabilmente l'unico posto dove potremmo andare a sciare sarà in cima agli inceneritori, visto che di neve non ce n'è più. Di neve non ce n'è più grazie ai cambiamenti climatici. Allora, che cosa è successo alla Danimarca? La Danimarca è un paese piccolo, poco densamente popolato, che ha potuto permettersi una politica di rifiuti basata sull'incenerimento. E infatti gli indicatori dei rifiuti in Danimarca sono questi. La Danimarca ha la più alta produzione pro capite di rifiuti, ha uno dei tassi di raccolta differenziata più bassi. E perché può permetterselo? Può permetterselo appunto perché ha una bassa densità di popolazione, ma soprattutto è localizzato in un luogo che climaticamente favorisce la dispersione degli inquinanti in atmosfera, quindi un clima piovoso, ma soprattutto con un'elevata ventosità. E però la Danimarca si è dovuta scontrare con la realtà. La realtà dice che la Danimarca si è accorta che se continua con questa politica non potrà raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica che si è proposta di raggiungere, che l'Europa ci chiede di raggiungere. Non può farlo perché la produzione di energia con gli inceneritori produce 650-800 grammi di CO2 ogni kilowattora contro una media europea di emissioni di CO2 di 200 grammi per kilowattora, e quindi avere puntato su questa
modalità di smaltimento di rifiuti senza aver attivato, come sempre succede quando c'è un inceneritore, perché un inceneritore può funzionare soltanto se funziona 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, a pieno regime, altrimenti non si sostiene. Ebbene, la Danimarca ha dovuto prendere atto che questi obiettivi di abbattimento del CO2 non sono raggiungibili con questa politica dei rifiuti, e quindi ha fatto un'inversione di marcia. Ha fatto un'inversione di marcia e mi sembra nel maggio, mi sembra del 2021, sì, o 20, adesso non ricordo, comunque ha stabilito che proprio per raggiungere questi obiettivi a partire dal 2026 non importerà più rifiuti. La Danimarca importa tantissimi rifiuti da tutta Europa, anche dalla Germania. Deve reimpostare il suo ciclo dei rifiuti, l'80% della plastica che gira in Danimarca viene bruciato, e ha stabilito che non verranno più costruiti impianti e che il 30% sarà per il momento tagliata il 30% della potenza di incenerimento, quindi vuol dire un inizio, una progressiva dismissione. Ecco, noi a che cosa è arrivato a noi di questo? Perché per trovare la notizia dell'inversione a U del governo danese bisogna andarla a cercare, provate a cercarla, troverete tantissimi articoli che vi raccontano com'è bello sciare sulle pendici di un inceneritore, ma di questa inversione a U troverete veramente poco. Infatti noi ci ispiriamo a questo modello, no, per quello che è già stato percorso da altri, si è visto che è sbagliato, mentre invece io credo che in tutta questa vicenda i nostri governanti dovrebbero prendere ispirazione da una cosa, l'unica cosa positiva che c'è in tutto questo, un governo che ha il coraggio di dire abbiamo sbagliato, facciamo un'inversione a U, cosa che da noi non è fantascienza. Ecco, allora, io vengo da un paese, Schio, che ha un inceneritore da quasi 40 anni, non è mai stato fatto uno studio epidemiologico degno di questo nome, sono stati fatti degli studi che sono, vabbè, insomma, lasciamo perdere. Anche da noi si è investito sul teleriscaldamento, sul recupero di calore, si sono investiti tantissimi soldi dei contribuenti, recentemente è stata raddoppiata una linea di incenerimento proprio per poter sostenere il teleriscaldamento, che viene venduto come energia rinnovabile, cioè noi bruciamo la plastica che è prodotta dal petrolio, parliamo di energia rinnovabile. Tra l'altro questo è stato un flop economico, perché sono riusciti il calore prodotto deve essere venduto cliente per cliente, non è come produrre energia elettrica che viene immessa in rete e quindi viene venduta tutta. Il teleriscaldamento richiede che ci siano dei clienti che stipulano un contratto, che si staccano dalla rete di metano e che si legano a questa fonte energetica, che dovrebbe essere una fonte energetica che sicuramente non possiamo definire rinnovabile, ma che dovrebbe essere in progressiva diminuzione se vogliamo salvarci la vita, perché certamente non possiamo continuare a bruciarla. Allora, un ultimo dato e poi chiudo. Recentemente si è parlato molto dell'inceneritore di Roma, a cui sembrava anche essere legata la sorte di questi governi. L'inceneritore di Roma avrebbe dovuto essere più o meno grande come l'inceneritore di Copenaghen, quindi con una potenzialità molto elevata, e si grida allo scandalo perché non c'è un impianto di incenerimento. Ecco, io credo che il vero scandalo in questo caso sia il fatto che Roma ha una percentuale di raccolta differenziata che è circa meno del 44%, il fatto che non ci siano impianti per il recupero di materia, perché l'unica strada che noi possiamo e dobbiamo percorrere è quella del recupero di materia.
E a questo proposito leggevo proprio oggi di una artista viennese che ha fatto un lavoro interessantissimo che è esposto a Roma. Questa artista ha praticamente messo dei rilevatori GPS su diverse tipologie di rifiuti prodotti a Roma e ha seguito il loro percorso e ha visto, ha proprio esposto al Maxi questa fotografia dell'Italia con queste linee fluorescenti, dove si vede che per esempio una bottiglia di plastica parte da Roma, va a Pomezia, poi va ad Ancona, poi va a Foggia. E per fare il calcolo che ha fatto lei, non so su che basi, vi dico solo il risultato, che per movimentare questi rifiuti, che poi in questo caso stiamo parlando di un recupero di materia, vengono emesse 58 tonnellate di CO2. Ecco, allora, cioè, l'Homo sapiens, no, che non è in grado di porsi in maniera completa rispetto al problema dei rifiuti. Si vede solo qual è il problema, quello di togliercelo dalla vista. Bruciamo e siamo tutti contenti. Perché non si riesce a risolvere questo problema pure complesso? Perché l'unico modo per risolverlo è quello di ridurre progressivamente la nostra produzione di rifiuti. Io dico, noi non possiamo spegnere gli inceneritori oggi, no, certamente, esattamente come non tutte le persone possono vivere senza automobile, perché non c'è una rete di trasporti che li possa sostenere in questa scelta, ma possiamo e dobbiamo preparare la strada per una progressiva dismissione degli inceneritori, riducendo i rifiuti. Perché non lo facciamo? Ecco, lo dice bene Tim Jackson. Tim Jackson è un economista molto importante, è l'autore di un libro importante che si chiama Prosperità senza crescita, che dice: la società dell'usa e getta non è il prodotto, adesso cito, non letteralmente, insomma il concetto è questo, non è il prodotto dei cattivi comportamenti dei cittadini, ma è un requisito per la sopravvivenza di questo sistema. Questo sistema di produzione ha bisogno di produrre rifiuti, perché si basa su una crescita continua, si basa sulla necessità che nuove merci vengano continuamente prodotte, acquistate e dismesse a tempo di record. Sappiamo tutto il problema dell'obsolescenza reale percepita. La conseguenza di tutto questo è ovviamente il problema dei rifiuti, con tutto l'impatto ambientale e sanitario che genera, e quindi il profitto, come al solito, perché il discorso è sempre lo stesso di qualsiasi problematica stiamo parlando, il profitto come al solito va a pochi e i costi ambientali vanno su tutti noi, su tutti quanti noi. E la prova che ci sia questo legame, e chiudo, la prova che ci sia questo legame a doppio filo tra il nostro sistema di produzione, il tasso di inquinamento e la produzione di rifiuti è data dal fatto che negli anni 10 del 2000 noi abbiamo assistito ad un calo nella produzione dei rifiuti che era legato alla crisi economica. Il legame tra sistema ed inquinamento, ce l'ha spiegato il lockdown, quando un virus ci ha fermati tutti quanti e il cielo sopra Pechino ha cominciato a schiarirsi. Ecco, quindi alla fine l'unico modo per risolvere questo problema è quello di cambiare sistema e ovviamente di cambiare conseguentemente anche stile di vita. Grazie, io ho finito. Michele Boato non ha bisogno di presentazione, è stato per anni un parlamentare dei Verdi, molti anni fa, è stato consigliere regionale, è un esperto di economia ed è presidente dell'istituto dell'Eco-Istituto di Mestre. Ecco, continuerà sullo stesso tema su cui è partita la nostra Laura, cioè parlerà dei rifiuti, del perché aumentano, perché bisogna farli abbassare.
Allora, la Danimarca, di cui parlava Laura prima, ha il record europeo di produzione di rifiuti pro capite per abitante. Ogni anno 850 kg, praticamente quasi 3 kg al giorno, di rifiuti. Lo paragoniamo alla provincia di Treviso, dove il rifiuto, cioè la parte che va in discarica o in inceneritore, ma va in discarica, sono 50 kg all'anno per abitante, da 850 a 50. Sono le scelte che si possono fare. Quindi tutte le lamentazioni, questo strano ministro contro l'ambiente che abbiamo avuto in questi 2 anni, Cingolani, che parla degli inceneritori, del nucleare, dei rigassificatori, queste strane cose nascono dalla ignoranza più totale, perché la provincia di Treviso è partita, come tutto il resto d'Italia, negli anni 1985-90 ad avere il 5% di raccolta differenziata, e una volta che è andata in tilt la crisi, le montagne di rifiuti per strada, Montebelluna, Riese Pio X, nel 93, primo aprile, obbligo di raccolta secco-umido. Vuol dire prendere l'umido, cioè il 40-45% dei rifiuti, e farlo diventare compost per l'agricoltura. Il Veneto già ne aveva, ma ha moltiplicato gli impianti di compostaggio, dove avviene questo, ma può avvenire anche nei campi, nei cortili, nelle terrazze. Roma non ha neanche un impianto di compostaggio. Napoli non ha neanche un impianto di compostaggio. Palermo non ha un impianto di compostaggio. Allora si capisce la bugia clamorosa nel non dire facciamo gli impianti di compostaggio, che si fanno nell'arco di 3 mesi, un capannone pressurizzato. Nel Veneto ce ne sono una ventina fra pubblici e privati, e ovviamente non l'inceneritore, anni, soldi. Pensiamo a Verona, no? La ripetizione dei disastri di quell'impianto che poi non ha mai funzionato, con i costi e con la galera anche delle tangenti di Verona. Il Veneto ha fatto questa scelta, la provincia dell'Alta Padovana è partita in quarta, poi è seguita la zona di Treviso, sia a sinistra che poi anche a destra Piave, gli impianti di riciclo, ma soprattutto la raccolta porta a porta, cioè non farli i rifiuti. La raccolta porta a porta fa sì che solo una minima parte, 50 kg all'anno per abitante, vuol dire 1,5 etti al giorno. 1,5 etti al giorno, c'è una bella differenza fra 3 kg al giorno e 1,5 etti al giorno. Non farli i rifiuti e andare immediatamente all'impianto di compostaggio, soprattutto in vetreria, nella cartiera, nelle fabbriche anche di riciclo della plastica, ce ne sono, e poi via via in tutto il resto, nelle tessiture. Tutto questo, il Veneto, lo sapete, è la prima regione d'Italia, ormai da 15 anni, da 20 anni, la prima regione d'Italia, con una media regionale del 70, ma con paesi tanti ormai che vanno sopra gli 85% di raccolta, non di riciclo ma di raccolta. Qui c'è poi il passaggio dell'intelligenza o della furbizia: chi raccoglie bene dall'85% ricicla l'80% e un 5% è scarto, chi raccoglie male e non fa il porta a porta ma fa i cassonetti dove se uno vuole mette quello che vuole, e lì dall'85% crolli invece al 70% di riciclo. E poi c'è la questione di non farli. Ho dato questo dato primo perché si capisca che la Danimarca è un esempio da mettere in evidenza. Ha fatto bene Laura, perché la pubblicità fino a qualche anno fa ci mostravano sempre solo la ciminiera colorata di Vienna, no? Ecco Vienna, vedete che bella, eccetera.
non ci dicevano mai le percentuali dei morti di tumore del quartiere attorno all'inceneritore di Vienna, però bella, no? E poi è venuta la discesa sciistica sopra Copenaghen. Ebbene, la situazione è una situazione che sta evolvendo molto. Noi nel Veneto, sapete, insomma, abbiamo fermato, non solo qui a Arzignano è stato fermato l'inceneritore dei Conciari, ma nella provincia di Treviso e Venezia 10 anni fa abbiamo bloccato i 2 inceneritori che volevano fare a Silea e a Mogliano, 250.000 tonnellate anno, Confindustria di Treviso e di Venezia. E poi è stato messo in tilt, prima ci hanno pensato i microrganismi a fare lo sciopero a Verona, hanno bloccato l'impianto strano di digestione anaerobica, eccetera, e poi ci hanno pensato le leggi del mercato, per cui anche Cadelbue di Verona bloccato, e probabilmente, se avranno un po' di voglia, diventerà un impianto di riciclo per quelle parti che possono essere impianti di riciclo, ma ancora non è chiaro. C'è stato però un rigurgito su Padova l'anno scorso, la 4ª linea, quando ancora 10 anni fa il sindaco Zanonato: facciamo la 3ª linea ma chiudiamo la prima e la seconda. Non cattivi di Fratelli d'Italia, buoni del PD, questi, cioè buoni insomma. E la prima, la seconda, la terza e adesso anche la 4ª. Venezia, chiuso 8 anni fa l'inceneritore, riaperto l'anno scorso, addirittura per bruciare i fanghi PFAS, addirittura. Questa battaglia, Mattia lo sa bene, ha portato a bloccare almeno questa parte più vergognosa del progetto, però no, non si sa mai quando cominciano, dove finiscono. È bloccato Verona, ma Schio, anche a Schio, il nuovo sindaco si era impegnato anche lì di chiudere la prima linea, ma il nuovo sindaco, nonostante non fosse della banda di Berlato Sella, di quelli che avevano fatto l'inceneritore, anche lui non ha chiuso la prima linea. Quindi c'è questa ritrosia a chiudere gli inceneritori, addirittura ampliarli, vedi Padova e Venezia, ma contemporaneamente il Veneto anno dopo anno aumenta in media di 1-2 numeri percentuali all'anno di raccolta differenziata. Questo lo dobbiamo tenere fermo, perché non possiamo pensare che perdiamo. Questa è la nostra battaglia dall'inizio: raccogli la carta, salverai un albero e così via, che abbiamo in corso come gruppi ambientalisti dall'inizio degli anni 80. A Mestre le prime 80 campane della carta le abbiamo fatte mettere noi, un'associazione che si chiamava Smog e dintorni allora, d'accordo con l'azienda, ma se non c'eravamo noi il comune neanche si sognava. Per fortuna talvolta le aziende hanno dei tecnici che riflettono e fanno le cose per bene. Stamattina ho nominato il responsabile del Verde di Montecchi, oggi pomeriggio ho nominato un tecnico della Veritas di Venezia. Mosche bianche, ma quando ci sono bisogna assolutamente allearsi con queste mosche bianche. Ebbene, il ritorno della Danimarca non viene detto, lo dobbiamo dire noi. Il fallimento della Danimarca è un fallimento, perché la minaccia dell'azienda è quella: se ci riducete troppo le potenzialità, come stanno facendo a causa leggi europee dell'effetto serra del clima, economicamente l'inceneritore non sta più in piedi. Quindi quello che vedremo nei prossimi anni può essere anche questo, la chiusura di quell'inceneritore. Dall'altra parte deve andare avanti la raccolta intelligente, cioè quella domiciliare, quella porta a porta, ma anche la riduzione dei rifiuti. Dico anche perché è la cosa più difficile, ma sarebbe la prima. Nella graduatoria europea la prima è non fare rifiuti, farne meno, la seconda è riciclarli e la terza è comunque
riusare e poi riciclare. La quarta, l'ultima, è la discarica. La parola termovalorizzatore sapete che è un'invenzione tutta italiana e che non esiste in Europa. Incenerimento si chiama. Ma quella è l'ultima. Ed è anche messa al bando ormai, perché a questo punto in Europa si sta cominciando non più a premiare come in Italia si premia chi fa energia con l'incenerimento, ma invece a tassare. Le leggi europee, dico questa ultima cosa per capire che il vento che tira è un altro vento, non è quello degli inceneritori. Le leggi europee dicono solo per quello che riguarda questo anno e non ancora applicato in Italia. Dal 1 gennaio del 22 i comuni hanno l'obbligo di differenziare i rifiuti tessili. Sono pochissimi i comuni che differenziano i rifiuti tessili. Legge del 2020 di derivazione europea. Dal 1 gennaio del 22 è obbligatoria la raccolta dell'umido. Obbligatoria. Vaglielo dire alla sindaca di Roma, la precedente sto parlando, da cui è dovuta scappare l'assessora all'ambiente, la Pinuccia Montanari, che era andata per 2 anni dopo aver bloccato l'inceneritore a Reggio Emilia e aver lavorato per la raccolta spinta a Reggio Emilia e Genova, è andata a Roma a fare l'assessora della giunta della Ratti e se n'è scappata 2 anni dopo perché non c'era niente da fare, nessun impianto di compostaggio. Comanda il padrone della discarica, che ha un nome e cognome e che foraggia un sacco di gente, fra cui anche qualche ambientalista foraggiato da lui, perché fanno i convegni assieme, e adesso addirittura arriva il nuovo che dice no, con l'inceneritore risolviamo tutto. Questa situazione qui dobbiamo mettere lo scandalo che diceva Laura prima, questo è lo scandalo. Quella percentuale di raccolta differenziata mal fatta, non porta a porta, mal fatta, è lo scandalo. Quando hanno cominciato a Napoli, ci è andato giù e sono stati giù per 5 anni anche 2 nostri amici, Guido Viale e come si chiamava, di Rovigo, non mi ricordo il nome, un responsabile dei rifiuti di Rovigo, è andato hanno cominciato a fare una serie di quartieri la raccolta porta a porta. Napoli, che era la peggiore assieme a Palermo d'Italia, per metà, ha risolto per metà quello che sono riusciti a fare, ha risolto il problema dei rifiuti, ma gli hanno impedito di fare l'impianto di compostaggio e allora a quel punto si sono fermati. Viale è tornato a Milano, quell'altro ha alzato bandiera bianca. La camorra, perché c'è una camorra dei rifiuti, è forte, sapete che se lo dicono, non si guadagna con i rifiuti tanto quanto con la droga, insomma, o forse di più, qualcuno diceva di più. Bene, allora la legge oggi dice che c'è l'obbligo di fare la raccolta dell'umido in maniera separata, ma lo sapete che a Venezia centro storico non si fa la raccolta dell'umido? Io vado a casa di mia figlia che abita a Venezia e dico ma dov'è il bidone dell'umido? Non c'è il bidone dell'umido, tutto assieme a Venezia e poi danno la colpa ai turisti. Certo che c'è un bel problema a Venezia per i turisti, come Jesolo, no? I 2 peggiori comuni del Veneto sono Jesolo e Venezia, i 2 peggiori, certo, perché c'è un afflusso estivo di turisti enorme, ma perché non obblighi tutti i campeggi a fare la raccolta differenziata a Jesolo? Ma perché non obblighi tutti i veneziani a fare la raccolta veneziana, la raccolta differenziata a Venezia? No, sperimentale in qualche punto della città, però poi siccome c'è da fare più lavoro si lamentano e mettono di mezzo persino i sindacati per impedire di andare avanti. Persino i sindacati, colpa loro, perché gli operai si rifiutano di eccetera eccetera. Questa cosa della raccolta obbligata dell'umido è una bandiera che noi dobbiamo assolutamente prendere in mano, perché le peggiori situazioni del Veneto sono le grandi città, Venezia, Padova e Verona, più Jesolo, sono le peggiori. Ci sono delle cittadine medie di 30-40 mila abitanti, come Conegliano, eccetera, che arrivano al 90%.
90%. Ma non perché c'è un assessore Superman, no, perché applicano tranquillamente la metodologia ormai assolutamente consolidata della raccolta porta a porta, di far pagare il resto, per cui tu più resto fai, più paghi. Così si fa con i rifiuti, non sui metri quadrati. La legge dice sì, ma tu puoi fare come comune delle aggiunte o delle riduzioni in rapporto al resto. Il resto, il secco non riciclabile cosiddetto, lì si deve pagare. E allora la gente diventa virtuosa, bisogna aiutarla, perché se no ci sono tutte le fantasie, ma è difficile, non ci riesco, eccetera, eccetera, eccetera. Sempre parlando di Treviso, è emerso, ahimè, da una signora che è morta 5 anni fa, la Carla, come si chiamava? Poli, che ha tradito i suoi precedenti di cavatrice, moglie di un cavatore, e ha trasformato la cava in un impianto di riciclo ed è stata diciamo, l'artefice del record di Ponte nelle Alpi, che per primo in Italia è arrivato al 90% di raccolta differenziata grazie a questo impianto che riusciva a raccogliere e a riciclare moltissimo. Lei ha pensato a altre 2 cose. Una l'ha fatta e una non è riuscita a farla perché è morta prima. Quella che ha fatto è stata prendere anche il tal quale non riciclabile, quel 10% che avanzava, selezionarlo per bene e farne una plastica di secondo livello, di quelle che servono per fare i pavimenti, sostanzialmente le mattonelle. E quella l'ho vista la macchina, è come un tubo un dentifricio da cui esce una pasta, ed è fatta da quello che gli altri dicono che comunque non si potrebbe mai riciclare. Non è vero? Ci ha messo di mezzo un tecnico molto bravo, che peraltro era suo figlio, che ha studiato le composizioni chimiche, e la cosa è funzionata. Questa macchina è diventata proprietà del consorzio di Contarina, insomma della società. E poi aveva cominciato a pensare anche al riciclo dei pannoloni e pannolini, i quali, attenzione, sono un quarto, il 25% di quel secco non riciclabile. Quel secco non riciclabile sono i pezzi di ceramica, sono la polvere della casa, ma sono per un quarto i pannoloni e i pannolini. Un quarto. Allora ha cominciato a studiarla, non è arrivata perché è morta prima, ma anche questo adesso la Contarina ha preso, credo che abbia ereditato o comprato dal figlio il brevetto, e sta facendo anche questo, studiando il rapporto di impatto ambientale fra il pannolino riusabile e il pannolino riciclato. Sembra una cosa semplice da dire, ma non è vero, perché lo studio che hanno fatto è che sono comparabili, perché uno come me dice no, facciamo il pannolino riusabile, cioè quel pannolino di cui butti via solo la parte sporca e lavi tutto il resto, no? Hanno fatto lo studio di tutta l'energia, di tutto quello che costa, eccetera, e alla fine sono comparabili, ma è molto più facile il riciclo, più facile per la gente, intendiamo. E quindi in questo momento le 2 cose vanno in parallelo. Ci sono comuni, alcuni, non tantissimi, che incentivano, regalano o comunque fanno un avvio con le neomamme di, non so, 20-30 pannolini riutilizzabili, per cui uno ne può sporcare 4 o 5 e poi li lava tutti assieme senza che ogni volta ne abbia uno solo, 2 o 3, ma anche in parallelo sta sperimentando con una serie di comuni il riciclo dei pannolini, i quali pannolini si scompongono fra materia organica, carta, che è materia organica comunque, e plastica. Una volta scomposti si ricicla la plastica, si ricicla la materia organica. Non per fare carta, in quel caso, ma per fare compost, perché la carta è cellulosa e quindi può entrare, se è carta morbida come quella dei pannolini, in un impianto di compostaggio. Tutto questo lo dico perché noi non siamo assolutamente a zero. Nel mondo il Veneto è all'avanguardia, nel mondo. Perché quello che vai a vedere nelle migliori città americane, Seattle per esempio, o Vancouver, insomma, quella canadese, è questa roba qua. E vengono a Treviso a copiarla.
vengono alla Contarina a studiare. Una volta noi si andava in Germania a vedere come facevano bene la raccolta differenziata nel tal comune e nell'altro, adesso sta succedendo il contrario. E allora questa roba qua è per dire, attenzione, guai a chi ancora continua a dire ma dove li metti i rifiuti? Ma stiamo scherzando. Stiamo dicendo che si può arrivare tranquillamente al 90% e coi pannolini anche al 93-94%. E quel resto lì, inertizzato, tranquillamente, inquina molto meno, non bruciarlo all'aria per respirarlo, ma mettendolo da qualche parte a chiudere qualcuno delle migliaia di buchi di cave che nel Veneto sono state fatte. Perché questo disprezzo per la discarica, fatto anche qui in malafede, perché c'è discarica e discarica, c'è la discarica dove butti i rifiuti tossici, c'è la discarica dove invece i rifiuti li sistemi, li copri con la terra e alla fine, e ne ho visti, ci fai anche un parco sopra. Il più bel parco di Milano è sopra una ex discarica e l'ha progettato Italia Nostra. Tanto per capire, insomma. Il parco di San Giuliano è sopra a Mestre una ex discarica, un pezzo, non tutto. C'era la montagna dei rifiuti della Veritas. Non è che è il massimo il parco di San Giuliano, non è il massimo, però non è neanche il minimo. Questa cosa qui è per dire, sia a livello europeo sia a livello veneto, non siamo assolutamente allo zero. Ci sono altre leggi che vengono avanti, dal 14 gennaio del 22 è vietato l'uso della plastica usa e getta e c'è l'imbroglio, plastica riciclabile. Quella scritta lì va verificata. Plastica compostabile. Compostabile, attenzione. Appena noi abbiamo messo la tassa sui sacchetti di plastica, sto parlando del 88, l'ho messa io, 100 lire a ogni sacchetto di plastica, a Napoli sono nati i sacchetti di plastica compostabili, che non era niente vero, era una stampigliatura e c'è stato lo scandalo, dopo un mese subito, è nata così, no? Subito. E poi dopo un anno, dopo 2 anni hanno tolto la tassa, l'hanno messa sulla plastica e alla fine l'hanno vinta i plasticari, ancora una volta. La plastica usa e getta è fuori legge. Questo vuol dire che non ci può essere nessun tipo di plastica che va bruciato. Questo vuol dire che tutto deve tornare o dentro la plastica o dentro il compostaggio se è plastica compostabile. Metto molto in guardia sulla plastica compostabile. I piattini di plastica compostabile, le forchette di plastica compostabile, ci dicono i compostatori del CIC, del Comitato Italiano Compostatori, di cui il principale tecnico è il signor Enzo Favoino, che è il presidente di Zero Waste Europa, ci dicono che molto spesso quelle cose che sono dette compostabili dentro agli impianti di compostaggio non si compostano. Quindi attenzione anche a questo. È molto meglio parlare chiaro, dire che si va a riciclo, è molto meglio, come facciamo noi con tutte le nostre feste, avere dei bicchieri di plastica sì, ma che vengono usati 100-200 volte plastica dura, perché quelli sono di plastica, non si rompono, come quelli di vetro, li lavi e li riusi e li riusi e li riusi e li riusi. Io ho finito. Un'altra legge che salta fuori dal 24 è che le bottiglie dovranno tutte avere il tappo non separabile, perché i tappi delle bottiglie spesso vanno a finire nel non riciclabile, per esempio. Ma tutto questo, guardate, è una cosa che il Veneto può alzare bandiera, ed è vergognoso che proprio a Venezia, è vergognoso che proprio qui dove è nato il miglior sistema ci sia non la raccolta dell'umido nella città e neanche del resto, qualche campana in qualche zona di Venezia, qualche campana della carta e della plastica, ma soprattutto che si sia rimesso in funzione il vecchio inceneritore. Grazie.
una domanda volevo farti. Hai parlato poco degli imballaggi e penso invece che sia un punto estremamente importante. Imballaggi e non riciclaggio ma riuso. Queste due cose credo che sarebbero proprio strategiche se riuscissimo ad avere una legge che ce li impone. A quel punto veramente non so gli inceneritori cosa dovrebbero più bruciare. Allora, imballaggi sono tutto ciò che contiene un qualcosa. Le bottiglie di plastica è un imballaggio e di questo abbiamo parlato. Quelli di cartone invece non ne ho accennato. Tutto il cartone può tornare cartone, tutto. Anche se è un po' sporco, ha questa storia di dire che se appena un pezzo di carta un po' sporca lo devi buttare. No, non è vero. Quando vai in cartiera, tutta quella roba va nell'acqua e diventa di nuovo cellulosa. E lo sporco si elimina con i filtri, quindi non è vera sta cosa. Altra cosa no, le carte miste a plastica, il Tetra Pak è un altro disastro. Il Tetra Pak è una bugia. Il Tetra Pak è stato imposto dentro al CONAI dai produttori di plastica che sia carta, ma non è vero che è carta. Il Tetra Pak è carta più plastica o carta più alluminio o addirittura carta più plastica e più alluminio, e questo nelle cartiere fa sì che ci sia un lavoro enorme oppure uno scarto. Quando arrivano certi tipi di Tetra Pak, la cartiera a un certo punto li butta nello scarto perché non riescono neppure a scioglierli. I cartoni è una questione che dovrebbe essere organizzata sia nazionalmente e sia localmente. Localmente si organizza dai grandi produttori di queste cose qua, cioè le raccolte organizzate, e lì ci vuole Confcommercio, lì ci vuole la sinergia fra l'ente comune e l'associazione dei commercianti sostanzialmente o degli artigiani, che assieme decidono la strada, in particolare i mercati, no? Pensate a tutte le cassette, no? Questo riguarda il legno, le cassette di plastica, cioè se non c'è una sinergia fra i commercianti, o in questo caso i venditori di mercato, comunque commercianti, e le istituzioni, se cioè il comune non è sufficientemente attento, si perdono una quantità enorme di possibili materiali da riciclare, che sono la parte più importante, più grossa. La parte più grossa è lì. Poi ci possono essere, ci dovrebbero essere. Noi abbiamo tentato 2 anni fa col forum rifiuti, abbiamo fatto una proposta di legge, e l'ha fatta soprattutto uno che adesso è consigliere comunale a Cadone, che è Longo si chiama, l'ha scritta soprattutto lui, l'abbiamo portata a una serie di capigruppo in regione che si sono impegnati a portarla avanti, invece è andata prima della fine della scorsa legislatura, è andata persa naturalmente, che diceva che ci vogliono degli standard. Se tu metti degli standard, così come c'è di fatto lo standard delle bottiglie di birra, per cui alla fine potrebbero essere quasi tutte riusate invece che riciclate, perché sono quasi tutte uguali quelle marroni, ma non c'è lo standard invece per altre cose. Bottiglie di vetro dell'acqua minerale sono diverse perché uno vuol farle più lunghe, più larghe, eccetera. Ci dovrebbero essere degli standard anche per tutti gli imballaggi, perché una volta che tu metti gli standard è molto più facile il riciclo, molto più facile, e il riuso, perché anche lì ci potrebbe essere il divieto di certi imballaggi non riusabili, perché gli imballaggi che sono fatti in maniera tale che per aprirli di fatto devi romperli, dovrebbero essere vietati. Tutti gli imballaggi dovrebbero essere apribili, smontabili, così come tutti i giochi dei bambini dovrebbero essere aggiustabili, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè tutto questo, che in Francia è sotto l'occhio del tema contro l'obsolescenza, che in Italia è una parola che neanche si usa. In Francia ci sono già 2 leggi contro l'obsolescenza programmata, che vuol dire fai un gioco per i bambini che se si rompe un pezzettino di quel gioco lo butti via perché non si può aggiustare, e così via. Oppure hai un elettrodomestico per cui si rompe il pezzo di plastica fatto apposta per rompersi, ovviamente è pensata questa cosa perché è programmata. Ecco, tutto questo deve essere visto con l'occhio della legge, ma attenzione, è in contraddizione con quello di cui parlava Titta sia stamattina che oggi, cioè col fatto col profitto
sull'usa e getta, ne ha riparlato anche oggi. Il profitto sull'usa e getta è fatto anche di frigoriferi fatti perché entro 10 anni tu lo debba cambiare, lavatrici entro 15 anni tu la debba cambiare, automobili entro 15 anni tu le debba cambiare. Parlo troppo basso? Ho detto, è un imbroglio perché non sai dove buttarli, perché in realtà non sono riciclabili come carta, l'ho detto. Loro ti dicono di metterli nella carta. È un imbroglio. Io sono stato 2 anni consigliere del CONAI quando è stato organizzato. Il CONAI è nato per il riciclo, va bene? Quindi guai parlare di no usa e getta fra loro, perché loro sono i produttori, i venditori, guai. Se ogni volta che io parlavo di no all'usa e getta mi sputavano addosso proprio, ero diventato la pecora nera del CONAI. Benissimo. Ma anche uno degli imbrogli che ha fatto il CONAI dall'inizio è accettare dai plasticari, dalla Montedis e compagnia bella, la bugia che gli Tetra Pak fossero cartone. Non è vero. Ed è entrato dentro i meccanismi, e da allora, voto contrario il mio, e basta, da allora non si è più tornati indietro, è carta. Tu credi che ci sia anche la plastica, ma se vedi male, ci vedi male, non è vero, è tutta carta il Tetra Pak, capite, no? Questi sono non i cartai, perché il Comieco, cioè il consorzio, era contrario anche lui, non ha votato contro perché dentro fra di loro il cane non mangia cane, ma il Comieco, che aveva anche il presidente del CONAI quella volta, era del Comieco, era contrario. Non è carta, diceva, perché non riusciamo a riciclarla sta roba qua, non c'è stato verso. Tutti gli altri, sapendo che sta cosa qua avrebbe comportato una cosa a catena, si sarebbe andati avanti poi sugli standard eccetera, hanno detto no, neanche per sogno, quella è carta e va dentro al Comieco, e il Comieco si è mangiato anche il Tetra Pak, e quindi il Comieco paga ai comuni un contributo per la raccolta dei Tetra Pak che sono dentro, che è un contributo che in realtà è solo a suo danno, perché non lo riciclerà mai, andrà sugli scarti, e quindi è un imbroglio proprio a danno suo. Ma questo ve l'ho detto per dettaglio, per capire questo mondo è un mondo che gira solo in quel senso. Romperlo vuol dire avere la forza, così come è stato per questa cosa francese, ma poco, sull'obsolescenza programmata, ma c'è anche un bel film su questa cosa qua che abbiamo visto, proprio un bel film che ti faceva vedere, tanto per capire, il film parte dalla lampadina, no? Lampadine che duravano una vita, a un certo punto la Philips ha deciso che dovevano durare 1000 ore, punto e basta. 1000 ore, obsolescenza programmata. Dopo 1000 ore quel filamento si rompe, 950, 1050, questa è l'obsolescenza programmata. E questo film te lo fa vedere con tutte le dimostrazioni eccetera, e lottare contro questa roba qua vuol dire lottare a favore di quel famoso articolo della Costituzione che dice la proprietà privata sì, ma deve avere una funzione sociale. In questo caso lì non c'è la funzione sociale, e dovrebbe essere vietato per legge il fatto che si costruisca una lampadina che dopo 1000 ore automaticamente salta. Bene, quindi in futuro cominciamo a pensare a una campagna contro il Tetra Pak, per esempio ci mettiamo d'accordo, continuiamo, lo versiamo, lo portiamo tutto quanto davanti alle porte dei supermercati che ce l'hanno venduto, in modo da far vedere che il problema esiste. Insomma, ci possiamo cominciare a pensare, perché non è difficile quando siamo tanti far capire agli altri cosa sta succedendo. Se questi ci vendono un recipiente finto, bene, noi mettiamo in evidenza che è finto. In 100 buttiamo ogni giorno il cartone del latte davanti al supermercato. Prima o poi qualcuno si sveglierà. Allora, io vorrei riprendere dal punto in cui se siamo tanti, che è il punto cruciale. Allora, quello che mi meraviglia è questo, che
Per esempio sull'inceneritore di Schio, io leggo 3 giornali al giorno e sono state fatte delle prove, non c'era alcuna ricaduta, nessuno ha protestato e il messaggio che è passato è che l'inceneritore di Schio non ha nessuna controindicazione a livello della collettività. Allora è un grande problema perché ci sono proprio degli studi anche fatti dal Mario Negri sull'aumento della mortalità intorno agli inceneritori, però la gente nel 99,9% non lo sa. E come facciamo a diffonderlo? E questo è il problema, perché se noi non diffondiamo questo tipo di informazioni, a parte il fatto che siamo un po', diciamo così, scorretti, perché se abbiamo delle informazioni che possono far salvare la pelle o ridurre la quota delle malattie agli altri, è giusto che la diffondiamo. Ma anche se non riusciamo a diffondere questa cosa qua, le cose non cambieranno mai. Quindi il problema a questo punto qual è? Gli studi ci sono, le verità scientifiche ci sono. Come mai tutte le fake news dalla campagna elettorale in poi ci ha talmente sommerso che noi ancora pensiamo che gli inceneritori si chiamino termovalorizzatori e sono innocui perché bisogna far così? E questo sto parlando dell'ambiente di sinistra, perché questo è il problema. Noi pensiamo che sia solo l'ultimo povero leghista della zona che non sappia queste cose e che non si informi. No, no, il contrario. È per questo che c'è anche una grossa frattura all'interno della sinistra, perché manca la circolazione delle informazioni. Forse dovremmo organizzarci per produrre un'informazione costante e accessibile a tutti quanti in qualsiasi momento nella regione Veneto. Scusa, rispondo, visto che sono di Schio, mi sento chiamata in causa perché faccio parte dei comitati che avrebbero dovuto cercare, abbiamo provato in tutti i modi. E ti faccio un esempio anche molto, secondo me, concreto, perché quando parliamo di salute i dati ci sono, poi però se ti viene fuori lo studio di ARPAV dove si dicono delle cose molto discutibili e noi dobbiamo chiamare il professor Tamino, mi ricordo prima del Covid, quando ancora si faceva, che ha smontato punto per punto questo studio. Allora, il giornale di Vicenza ha titolato che l'inceneritore di Schio inquina come, adesso non mi ricordo il numero esatto, ma facciamo 80 barbecue, 100, 800, non lo so, ma con una operazione, tra l'altro anche lì perché scegli quello e non scegli di dare un dato, perché chi non si fa io no, ma insomma il rito di farsi la bracciola ai ferri, no, di domenica è una cosa così familiare che questa immagine ti porta all'innocuità, anche se in realtà non è innocua neanche quella. Ma cioè c'è un sistema che è veramente durissimo da bucare. Noi abbiamo pubblicato, abbiamo fatto articoli, abbiamo pubblicato i dati relativi al teleriscaldamento. Ok? Allora andiamo fuori dal discorso della salute che troverai sempre, c'era anche chi diceva che il FAS non faceva niente, voglio dire, tu trovi sempre il camice bianco che usa il camice per dare autorevolezza alle proprie parole, che non ha nessuna etica e che è disposto a dirti che appunto i FAS non fanno niente. Allora noi abbiamo cercato di lavorare su dei dati oggettivi, che sono i dati economici, e abbiamo rilevato come gli investimenti sul teleriscaldamento, dati alla mano, sono stati fallimentari. L'inceneritore è gestito da una società pubblica che è proprietà dei comuni, quindi sono soldi nostri.
E abbiamo dimostrato che rispetto a quello che era il piano industriale veniva venduta una quantità di energia che era irrisoria, non riuscivano a vendere questa energia, che tra l'altro poi questo calore che non viene venduto viene disperso, così anche a dire, no? Portando proprio, ponendo dei quesiti di tipo economico e chiedendo anche che senso abbia fare un piano industriale in questo momento storico, stiamo parlando di 3 anni fa, che punta sull'incenerimento come fonte energetica di riscaldamento, no? Ecco, cioè, siamo nell'epoca delle pompe di calore, ma vabbè. Allora, questo era un dato di interesse pubblico che i politici, amministratori, parliamo di soldi, avrebbero dovuto cogliere. Nessuno ha detto niente, nessuno. Prima si parlava di PD, cioè se vogliamo parlare di differenze rispetto a quelli che sono i cosiddetti diritti civili, ok, parliamo, ne esistono ancora, forse, ma per quel che riguarda la politica ambientale, guardate che siamo allo zero. L'inceneritore a Schio è il figlioletto prediletto del PD. E l'inceneritore a Schio risolve il problema degli amministratori dell'Alto Vicentino, nessuno ha interesse a spegnerlo. Abbiamo dovuto cambiare giunta per vedere arrivare un sindaco ex leghista. Io lo dico perché io non ho legami di partito con nessuno e sono una persona libera, intendo restare. È arrivato un sindaco, a grande sorpresa, di eredità ex leghista, che è stato il primo a realizzare quello che i comitati chiedevano da decine d'anni, e cioè la raccolta porta a porta spinta. Bene, nel giro di un anno abbiamo guadagnato 7 punti percentuali di raccolta differenziata, adesso siamo a oltre l'82%, mentre ci sono altri comuni con una società, attenzione, perché la società che gestisce l'inceneritore di Schio, AVA, è una società che gestisce anche la raccolta e il recupero di materia, quindi un conflitto di interessi pazzesco. E infatti Schio è stata osteggiata in questa crescita, c'è una lotta anche in tribunale per tutta una serie di motivi con l'amministrazione. Quindi la distinzione politica non c'è più qui. Possiamo dire che la cosiddetta sinistra, noi abbiamo chiesto anche ai consiglieri di sinistra, li abbiamo sollecitati anche di più a sinistra del PD, che sono rappresentanti in consiglio comunale, abbiamo coalizione civica, di prendere posizione rispetto a quello che abbiamo detto. Caspita, ti metto lì sul piatto la notizia che stanno sprecando soldi pubblici, che ci hanno legato ad incenerire, che nessuno compra questo teleriscaldamento, che questo piano di investimento costa ai contribuenti e non porta a niente, ma te lo offro su un piatto d'argento, usalo. Neanche una parola. La parola inceneritore non è mai stata pronunciata. Nel corso delle elezioni regionali è stata proprio la parola tabù, come quel gioco per cui si devono dire delle cose e esprimere un concetto evitando di dire una certa parola. Quindi quello che tu dici è vero, è verissimo, ma è la nostra disperazione. Io ti dico a livello personale, ho praticamente rinunciato perché c'è una tale fatica ad uscire sui giornali, un lavoro enorme che poi ti porta alla pubblicazione di un articolo che magari in malafede le tue parole, il tuo comunicato viene travisato, mentre c'è la controparte che schiocca le dita ed è subito lì. Vogliamo dire che siamo in un paese libero? Ci sono delle testate che hanno il coraggio di denunciare. Ecco, per esempio vedo questo signore che sta facendo la foto, che è una di queste, però mi dispiace di dire, ma quando io vado a comprare il giornale vedo che le persone, no, che comprano il giornale di Vicenza, quello è quello che leggono. Mattia Donadelli. No, avete dato un sacco di spunti. Io vi porto il saluto del Comitato Opzione Zero, del Coordinamento Non Inceneritore Fusina, e approfitto anche
per ringraziare Cilsa, Titta e tutti e tutti quelli della zona, insomma, che ci hanno sostenuto, perché, qui faccio un breve flash, noi 3 anni che stiamo battagliando e anche con Michele, con Ecoistituto, insomma, contro il nuovo inceneritore di Fusina, perché non è stata una riapertura del vecchio l'avevano chiuso nel 2014, hanno pensato bene nel 2019, senza chiamarlo inceneritore né termovalorizzatore, di presentare un progetto che prevede 3 forni, 3 linee, quindi Padova 4, Schio, quante? 2 più 1 adesso, 3 linee, e 3 anche qua, tra l'altro con una sovradimensionamento che servirebbe proprio per smaltire, anche lì, i fanghi di depurazione civile, quelli della zona rossa, che sono ben belli intrisi di PFAS, ma anche quelli delle altre zone, perché i PFAS ci sono anche non in queste concentrazioni ovviamente, ma anche nelle altre parti del Veneto, l'abbiamo scoperto perché abbiamo le analisi dei nostri depuratori, e ci sono nei rifiuti, Prima si parlava, adesso vorrei dire tante cose, mi sfuggiranno sicuramente, però prendo spunto qui e lì. Prima Michele parlava del discorso dell'usa e getta e delle plastiche, i bicchierini compostabili, quelli dentro hanno i PFAS, quelli che sono lisci, abbiamo scoperto facendo il ricorso, lavorando insieme, no? Quelli non usateli, cioè nel senso, perché vi fanno male, bevanda calda dentro quella roba lì, PFAS dentro nel sangue sicuro, quindi per dire. Perciò questo è, in questa lotta noi siamo riusciti a ritardare, non l'abbiamo vinta ma non l'abbiamo neanche persa, ci tengo a sottolinearlo, nel senso che di 3 linee ne hanno attivata una con un ritardo di 3 anni rispetto al loro cronoprogramma. Sappiamo noi comitati che quando ritardiamo le cose, stamattina dicevi appunto su Cortina, importantissimo perché gli scenari cambiano, possono succedere tante cose, dobbiamo interdire, non abbiamo la forza, non abbiamo le masse dietro, ok, però abbiamo l'intelligenza, abbiamo cuore, abbiamo passione, riusciamo a creargli dei problemi, e questi sono i problemi che li creiamo, quando perdono soldi e quando gli scenari cambiano delle cose possono succedere. Quindi attivata una linea, la seconda, la costruzione sarebbe prevista per l'anno prossimo, vediamo, adesso il 25 abbiamo un'assemblea pubblica e stiamo ripartendo. La terza siamo riusciti per il momento a non farla autorizzare, quella esplicitamente dedicata ai percolati e ai PFAS. Nonostante questo, nonostante che abbiamo perso il ricorso al TAR e il ricorso al Consiglio di Stato, non sul merito delle questioni, perché nessuno è entrato nel merito delle questioni che abbiamo posto, ma solo perché si sono arrampicati ovviamente sui vizi, dicendo che nei comitati, l'Ecoistituto voglio dire che è un'istituzione, né medicina democratica, passi il comitato opzione zero che pure è una storia, cioè, ma vabbè, ma gente, cioè, associazioni del genere, istituti del genere, né le persone fisiche che abitano intorno all'impianto a 2-3 km di distanza sarebbero legittimati a fare ricorso, non avrebbero l'interesse a fare ricorso. Ma come? Sono i primi a essere esposti ai fumi, non possono fare. Questa è la situazione, il livello di democrazia come è diventato una farsa in questo paese, no? In tutto questo persi i ricorsi, condannati a pagare quasi 30.000 euro di spese legali di controparte, anche questo ovviamente come si può dire, una specie di rappresaglia, eccetera. Siamo riusciti, e lo dico qui per la prima volta pubblicamente, a raggiungere l'obiettivo grazie anche al sostegno di comitati, tanti, anche Cilsa e tanti qui del Vicentino, dei NOPFAS, che voglio ringraziare qui per la prima volta, ma usciremo con un ringraziamento pubblico a tutti a brevissimo. Detto questo, io riprendo la questione vera del dibattito, insomma, no, sulla produzione di rifiuti. Intanto dobbiamo sempre ricordarci quello che ci dice, che ci insegna Gianni Tamino. L'inceneritore non è una soluzione, ma è un moltiplicatore di problemi. Cioè tu butti dentro una tonnellata di rifiuto sull'inceneritore e ti viene fuori una quantità di rifiuto moltiplicata per 3 o per 4, dipende dal tipo di inceneritore, da cosa butti dentro, perché tu hai fumi e i fumi hanno un peso, hai 1/3 di scorie e polveri che necessitano di discarica speciale, non la discarica per inerti che diceva prima Michele, e acque contaminate, perché servono per spegnere le scorie, eccetera, e i processi produttivi e quant'altro. La quantità, siccome entrano in gioco l'acqua, entrano in gioco i gas atmosferici, aumenta, solo che tu non lo vedi perché viene scaricato sull'ambiente con gli effetti, i danni ambientali e sulla salute che sono distribuiti appunto collettivamente, interessi sempre ovviamente per pochi.
Questo quindi non è una soluzione, cioè non fa sparire i rifiuti, li moltiplica e anzi li rende anche più pericolosi oltretutto. Dobbiamo sempre dirla sta roba qua, perché se no, perché c'è il senso comune che il fuoco risolve i problemi, il fuoco magico risolve, no, non è vero, cioè, la fisica e la chimica hanno delle leggi incontestabili, no? Cioè, ci sono dei principi fisici ben precisi. Questo è. Allora, andando sul punto nostro, e anche per stringere e chiudere, no? Allora, loro l'hanno giustificato, tutta la roba PFAS l'hanno tenuta nascosta, siamo riusciti noi a tirarla fuori, ma hanno giustificato questa cosa, noi siamo bravi qui a Venezia, che poi non è vero, però ci restano 160.000 tonnellate di rifiuto che non riusciamo a riciclare. Benissimo, dalle 60 alle 70.000 tonnellate ho provato a fare un conto, è esattamente quello che diceva Michele prima, è il rifiuto umido del centro storico che non viene raccolto con la scusa che ci sono i gabbiani, che c'è un problema, non viene raccolto e viene portato al cancello di Ecoprogetto e paghiamo, cittadini veneziani e mestrini, 200 euro a tonnellata, questi prezzi prima dell'inflazione, della speculazione eccetera. 200 euro tonnellata, il rifiuto umido pesa, è quello che pesa di più, ok? Delle 160.000, 60-70.000 tonnellate, la stima grezza che ho fatto io, ma verosimile, sono rifiuto umido che dovrebbe andare agli impianti di compostaggio. Perché non lo fanno? Ma perché è chiaro, sono 2 milioni e mezzo di euro in più che i cittadini pagano a Ecoprogetto, cioè a Veritas, mentre se fossero a recupero come rifiuto umido costerebbe intorno alle 90, 100, 105 euro a tonnellata, capite? Il doppio costa, cioè quello che noi paghiamo. Questi sono i motivi veri. Poi andiamo a vedere dentro cosa c'è. C'è 15 dati Veritas, 15-20% di pannolini assorbenti, cose riciclabili, metallo e vetro, quelli li tirano via perché gli dà problemi, e poi il resto è plastica mista. Allora l'altro giorno c'era un convegno che ho seguito per lavoro, mi sono intrufolato per lavoro, delle ANCI CONAI per il Veneto, sulla nuova tariffazione, eccetera. E lo stesso CONAI a dire 48% della plastica, quindi attenzione anche su questo, raccolta in maniera differenziata, in Italia viene avviato agli inceneritori. È chiaro, perché devono essere alimentati, tu metti in moto un mostro del genere che costa a Fusina 100 milioni di euro, e non vorrei mica spegnerlo dopo 2 secondi, dovrei bene alimentarlo, portandoti i rifiuti da fuori, portando fanghi e quant'altro. Questo è il dato vero, ma se noi facessimo una selezione spinta, sempre più spinta, allora prima si parlava di Treviso, a Treviso hanno provato a fare un'analisi merceologica di quello che c'è dentro a quel poco di rifiuto che resta, è venuto fuori che per esempio tanta parte sono gli accendini, allora, cazzo, sono gli accendini, regaliamo alla gente i vecchi svedesi, i fiammiferi, che quelli li possiamo buttare dico adesso per farmi capire, no? Quando tu hai un livello di raccolta differenziata molto spinto e fai un lavoro a monte, quello che ti resta, ci puoi ragionare sulle soluzioni. È chiaro che se hai una massa di 600.000 tonnellate all'anno come a Roma indistinta, non hai possibilità, cosa fai? Cioè, o vai in discarica o vai in inceneritore, per forza, ma non è che è una condizione data perché è così, è perché si vuole che sia così. Questo è il punto vero. Per cui io credo che noi abbiamo molto margine di lavorare sia sulle alternative, sugli stili di vita, sul lavorare con la gente, eccetera. Però quello che dobbiamo fare fondamentalmente è far saltare questi progetti, perché quando partono, l'abbiamo visto con l'esempio della Danimarca, poi condizionano inevitabilmente, noi lo sappiamo bene, insomma, condizionano bene e pesantemente tutte quelle che sono le politiche in un'unica direzione, quella pochi gestori, grandi profitti e scaricare i costi ambientali e ovviamente sanitari sulla popolazione, insomma sulla collettività, e questo è il dato. Perciò bisogna fare uno sforzo enorme, anche perché io sono molto d'accordo, gli inceneritori e le discariche sono proprio l'emblema di questo sistema di crescita infinita, che non può essere infinita, di filiera estrattiva continua che ha bisogno di produrre rifiuti. Quindi è una delle battaglie fondamentali rispetto anche al discorso più generale che facciamo di cambio di sistema e di lotta al cambiamento climatico e di soluzione della crisi ecologica. Grazie Mattia. E bravi, un bel applauso lo merita. Lo merita perché ha grinta, lo merita perché non si arrende, perché non si rassegna. Quella che noi stiamo conducendo, come si è sentito da tutti gli interventi del resto e come emerge, è una grande battaglia culturale, perché i nostri avversari
vincono perché riescono a convincere la maggior parte delle persone. E quindi la battaglia culturale è fondamentale nella nostra lotta. Dobbiamo fare riemergere la realtà. Ricordiamoci che le mamme di Lonigo sono nate solo dopo che hanno scoperto, noi andavamo là da almeno 3 anni, che nel sangue dei loro figli c'erano le PFAS. Ora, questa battaglia è importante anche perché troviamo addirittura della gente talmente addormentata che insorge contro lo stesso proprio interesse. Io vorrei chiamare qui Claudio, prego vieni, che ci dica cosa è successo dopo tante battaglie per chiedere che a Trissino, diciamo, la madre dell'inquinamento da PFAS, si facesse almeno un monitoraggio su una parte della popolazione per controllare il livello di contaminazione. Claudio. Sono in compagnia di Lorenzo perché lavoro anche nel mondo della disabilità ed è un altro argomento per te questo. Ed è un altro argomento che andrebbe ampliato moltissimo in relazione alle problematiche ambientali, non moltissimo, forse uno dei principali. Con Laura ne abbiamo parlato spesso, con Tita non se ne parla, ogni tanto siamo riusciti a vedersi anche io e Michele, ed è fondamentale parlare di salute quando si parla di ambiente e parlare di salute anche in termini di quella meno visibile. Quella meno visibile è quella cognitiva, è quella che tocca tutti e quella che tocca anche le persone che, diciamo, stanno bene ma cominciano a risentirne da un punto di vista psicologico delle problematiche ambientali, una cosa che è assolutamente ancora troppo ignorata. L'aumento esponenziale negli ultimi anni di tutti questi disturbi a livello neurologico ma anche psichiatrico e psicologico anche in età adolescenziale. La pandemia poi ha aggiunto un valore in più negativo e l'ultimo evento in corso, che è legato a tutti gli altri che abbiamo sentito, le guerre, la guerra, la violenza. Io credo nella non violenza e credo che il male di tutto quello di cui stiamo parlando oggi è la violenza, perché quando parliamo di ambiente, come abbiamo sentito in queste giornate, in queste ore, parliamo di violenza nei confronti dell'ambiente. Quando si usa la violenza, la risposta non può che essere uguale, quindi la scelta della non violenza sicuramente premierà. Cosa è successo a Trissino? Proprio pochi secondi. In realtà la cittadinanza poi ha dato una mano alle amministrazioni perché è partito un monitoraggio molto sindacabile, diciamo, okay? Perché è per piccole zone, per fasce di età, eccetera, ma il risultato qual è stato? Che la gente non c'è andata, le persone non si sono presentate. Io ci vivo in questo ambiente e sono etichettato da anni come la persona che esagera, che incute timore, che non fa vivere tranquilli perché si parla di questi argomenti. In realtà, quindi, la responsabilità è nostra. Diceva Tita, ho colto alcune cose che potrebbero essere riprese, no? A proposito dei Tetra Pak, no? Siamo in tanti, portiamoli davanti ai supermercati, ma la prima azione facciamola nei confronti delle amministrazioni, che cominci a dire che fine devono fare, poi eventualmente penalizzare se si vuole usare sempre lo strumento del punitivo, diciamo, no? Ma sono loro che devono dire alla cittadinanza perché noi dobbiamo, io faccio un altro lavoro, ma da tanti anni mi devo occupare anche di quello che invece sono i gap, i vuoti assoluti delle politiche trasversalmente, come diceva bene Laura, della politica che in ogni caso ci sta abbandonando, per cui siamo noi, oggi siamo qua noi cittadini che stiamo ragionando su dei dati che non ci vengono dati, scusate l'assonanza, su dei numeri, dei valori che non ci vengono, di cui non conosciamo nulla. Allora, è questo quello che grazie Tita per averlo fatto sottolineare, perché poi alla fine la risposta della Francesca Russo, possiamo dire nome e cognome, insomma a livello regionale, tanto se ne è parlato, a livello di
come risposta di amministrazione è stata: beh, noi l'abbiamo fatto, ma non sono venuti. Quindi non dobbiamo dare il braccio a queste cose. Quando si parla di collettività, noi quello che facciamo, lo facciamo, non uso la parola volontario perché non mi piace più, lo facciamo da testimoni che hanno avuto il coraggio, credo, Tita per primo e tanti altri assieme, che hanno avuto il coraggio di considerare alcune problematiche, di metterle in evidenza e di giorno per giorno combattere perché si parli di questo. Ecco, le testate che parlano di queste cose sono sempre poche, come diceva prima, anche oggi vedo un amico giornalista ma non ne vedo altri. Grazie. Abbiamo un bel dibattito, ma i tempi sono contingentati perché alle 5:30 apre la libreria di Alberto e che quindi è giusto non rubare spazio anche a questa bella esperienza culturale. E quindi diamo la parola al nostro carissimo Don Albino Bizzotto, il quale è ogni giorno attorno agli ultimi. Provvede a far dormire gente che viene dal Kenya, dalla Nigeria, a fare dormire, se è il caso, anche nei locali dove di mattina poi si distribuiscono i cibi agli affamati, si risolvono problemi grandissimi di gente che non sa dove sbattere la testa. Lui lo fa ogni giorno aiuta le persone. Il tema è: oltre alla giustizia ambientale c'è quella sociale, uscire dalla povertà. Intanto un ciao molto cordiale a tutte e a tutti, per cortesia salutatemi, ciao, grazie. Adesso posso partire tranquillo. Allora, questa sera mi sono un po' preso la briga di vedere dal computer alcune cose sulla povertà, sulla disuguaglianza e le altre cose, però io stasera vengo qua e vorrei raccontarvi una piccola storia che mi coinvolge molto e chiedere anche aiuto, trovare la strada insieme. Si tratta di questo. Adesso c'è un grande fermento per distribuire alloggi, sia per l'inverno, sia per le famiglie più povere, sia c'è l'Atter da una parte, c'è il comune dall'altra, ci sono le graduatorie, c'è una graduatoria regionale. Allora, io mi sono trovato che anni fa, ancora quando c'era il sindaco Bitonci, anni fa c'è stata un'operazione, volevano far buttare via tutti i campi nomadi. E quando invece, quella volta era vigilia di Natale, ho fatto la messa di Natale dentro a un campo nomadi. La cosa ha suscitato reazione e devo dire che Bitonci non ha accettato una provocazione, si è fermato e ha voluto di persona vedere come fare per mantenere la promessa. E alla fine ha visto quanto era fatica, ne ha preso uno come esempio, una fatica boia. Però ha fatto il giro di tutti gli altri e ha notato che la maggioranza che era riuscita a comprarsi un campetto, una cosa di terra per farci stare il camper o la roulotte, ha visto che era tenuto bene, che era tenuto pulito, che la gente ci teneva come la propria casa. Da quella volta ha fatto una convenzione con tutte queste realtà dove ha riconosciuto quello che era stato fatto, con l'impegno, con la possibilità di un controllo e di una possibilità di verifica da parte del comune, l'istituzione del comune, però con l'impegno di non accrescere, di non costruire, di non mettere dentro altre persone in modo che la cosa rimanesse calma. Per me è stata un'operazione intelligente.
poi ognuno ha le sue idee, io non ero molto d'accordo con lui. E con Paolocci, che era il capo dei vigili, ma praticamente era l'uomo che faceva tutte le operazioni a nome del sindaco, con Paolocci ha studiato un metodo che vedeva alcune associazioni, tra cui anche la nostra Beati Custodi di Pace, intestatarie di convenzioni per mantenere un rapporto di accompagnamento di queste persone. Alcune sono finite male, alcune vanno bene, una è riuscita benissimo perché chi ha ricevuto l'alloggio eccetera poi è riuscito con il suo lavoro a comprarsi una casa sua personale, ma ci sono ancora problemi. Uno dei problemi particolari è, come si chiama il paese dopo Padova, verso Vicenza, Rubano. C'è un condominio enorme, una serie di condomini a Rubano, ma c'è proprio una cosa enorme. Lì dentro ha dato il posto ad alcuni di queste persone, dei nomadi, e io sono stato incaricato un po' di seguirli. Ho fatto la cosa sempre con gli assistenti sociali, però con gestione mista. Rubano è il luogo dove c'è la cosa, la proprietà una parte appartiene al comune di Padova, quindi chi ha l'autorità di intervenire e di fare? E quindi mi sono trovato in mezzo a realtà anche difficili. Il cambio di cultura immediato per uno che è abituato a vivere in un certo modo è impossibile, però il rapporto umano e la possibilità di confrontarsi, nessuna paura e di dire le cose con molta chiarezza, perché qualche volta se mi arrabbio uso le parole che usano tutti, non è che lui mi conosce, ma ho questa tranquillità anche qui in nomadi, di dire chiaro e tondo quello che penso e anche di dire se le cose che fanno non sono corrette. E allora mi sono sempre rapportato e anche mi arrabbio, ma mi vogliono bene da questo punto di vista. E invece hanno paura delle assistenti sociali, e hanno paura anche dell'atteggiamento ostile di altri condomini, di altre persone che vivono. Il risultato è che non è buono, sia perché c'è un rifiuto reciproco e quindi a un dato momento anche l'escandescenza, la rottura dei rapporti, e sia anche perché a volte qualcuno per azioni di altri tempi, guardate, la giustizia arriva per queste situazioni piccole di Sinti e di Rom, arriva anche dopo 12 anni. Pensate, un ragazzo a 14, 15, 17 anni, dopo 12 anni la definitiva. È una cosa incredibile la lentezza della giustizia italiana. Allora, non ce l'ho su quei giudici, ma la realtà è una realtà drammatica. Allora, quelli che hanno cambiato vita si ritrovano messi a zero di nuovo. Allora, per me è capitato che una di queste famiglie, dentro a questo grandissimo appena entrate a Rubano, vedete proprio è enorme questo condominio dove stanno un sacco di famiglie. C'è stato un atteggiamento di rifiuto reciproco in alcune situazioni. Allora c'è stata guardate, ho sempre partecipato alle riunioni di condominio personalmente. Allora c'è stato un rifiuto pesante e gli assistenti sociali del comune hanno detto: qua non si fa niente, non si combina niente, bisogna buttarli fuori. Hanno il rifiuto della gente e quindi vanno buttati fuori. È chiaro che mi sono impuntato, ho detto cerchiamo, proviamo a vedere altre soluzioni, ma dateci una mano in modo che mettiamo insieme le cose. È stata presa la decisione di estrometterli. Ho tirato in lungo, ma poi è avvenuto che mi hanno telefonato urgentemente, hanno dato un'ora di tempo per uscire, tirarsi fuori le cose che dovevano tirarsi fuori ed andare dove? In strada. Papà, mamma, una figlia e un figlio
la soluzione, un'ora di tempo, andare in strada. Ah, io ho detto no, sono corso là, ma non c'è stato niente da fare. Hanno fatto il blitz, veramente un blitz proprio ignobile. Fatto questo blitz, ho dovuto fare fronte a una situazione dove li lascio in strada come lasciati come i cani randaggi o faccio qualcosa. Mi sono rivolto a tutte le istituzioni di parrocchie, di chiese, di suore, di collegi. Nessuno ha avuto la possibilità di accettare un periodo in cui queste persone trovavano almeno un alloggio. Li ho portati a casa mia, insieme alla casa dell'associazione Beati Custodi di Pace, e li ho messi in mansarda a dormire là e gestirsi un po', e sono ancora là. Ho chiesto al sindaco di essere ricevuto, aveva molto da fare, insomma, ma mi ha ricevuto. Ho fatto 2 ore di colloquio di dialettico, cordiale, sincero, quindi non malanimo, non un attacco alla politica. I motivi del sindaco sono i motivi cosiddetti istituzionali, perché mi ha detto con chiarezza: io a livello personale sono d'accordo con te, umanamente parlando tu hai ragione, non è mai finito il tempo in cui noi facciamo inclusione ma anche accompagnamento, e quindi non è mai finito il tempo della verifica anche con insuccessi, anche con cose che non funzionano, anche con conflitti. Bisogna accettare di abitare i conflitti, non possiamo benedirli o esorcizzarli. I conflitti hanno bisogno di essere affrontati insieme, e se uno ha fiducia e ha capacità di dialogo, il conflitto lo affronta. Allora mi sono puntato un po' col sindaco su questo e gli ho detto chiaro e tondo: tu non puoi buttarmi via le persone partendo dai più poveri, partendo dai più disgraziati. Qua c'è una persona che ha problemi non piccoli a livello personale, sia di suo personale, con problemi pregressi e con situazioni attuali gravi, anche pericolose per lui e la sua vita. Tu non puoi buttarmelo sulla strada come un cane. Allora il sindaco mi ha risposto, insieme a un'assessora, mi ha risposto che era da anni che hanno fatto prove, ma che non sono mai stati ai patti, alle regole, che non si sono comportati bene, e quindi adesso per loro lì non c'è più posto. Io non mollo. Ho bisogno però di essere aiutato. Vorrei chiedere a voi, perché il sindaco avrà gente che lo applaudisce, se i sindaci si mettono donne e altre parti, si mettono e non solo disturbano, ma cacciano le persone, la vincono. Ma non è giusto. Non si può trattare le persone come fossero soltanto... Il sindaco è diventato improvvisamente a questo livello un giudice che condanna e infligge la pena a queste persone, perché il suo giudizio negativo su queste persone comporta lo sloggio, quindi essere buttati fuori, e comporta anche un giudizio che nega a queste persone il diritto di avere un posto letto, un posto dove vivere e dormire, perché le case del comune a loro sono negate. E su questo avrà certamente il grande successo dei residenti in quella zona, e avrà il successo di molta parte della gente, perché i singani sono tutti uguali. No, per cortesia, ci mancherebbe altro. Allora, io vorrei chiedere anche a voi altri, sta roba qua. Possiamo accettare questo modo di usare i servizi sociali, e che hanno come compito, i servizi sociali come compito, non hanno il compito di giudicare e di condannare, hanno il compito soltanto di fare una politica inclusiva all'interno della società, affrontando i conflitti e mettendosi a servizio della riuscita dell'esperimento. E il servizio non finisce perché se le cose hanno funzionato male, non finisce, a meno che io non dica quello va eliminato. Allora siamo onesti, vanno eliminati, o da una parte o dall'altra, ma vanno eliminati.
Allora, io ho letto il Vangelo questi giorni, anche ieri sera qua abbiamo parlato di una vedova che non ha mollato con un giudice che la snobbava, un giudice corrotto che la snobbava, non ha mollato. Ecco, io vorrei non mollare, io avrei bisogno con voi di trovare anche le modalità, le cose, perché questi possano, non dico se il sindaco mi offre un'altra ho chiesto, ma mi ha detto, tu conosci tante persone, tante situazioni, trova tu, io ti aiuto. Io voglio il contrario. Io mi impegno a fare quello che posso, ma non chiedo la carità al sindaco, chiedo il diritto per questa gente, chiedo la giustizia per questa gente. Ma perché un sindaco può cominciare dai più disgraziati e buttarmi in strada come i cani randaggi? Lui può fare questo perché questi non sono nessuno. E tutti gli appartamenti con una sola persona che sono in città, tutti gli appartamenti vuoti che ci sono in città, neanche uno di questi può essere requisito o sequestrato. Ma io mi ricordo, ve lo ricordate voi, quello di Firenze? La Pira, ve lo ricordate la Pira? È stato l'eretico della Democrazia Cristiana, è stato quello che nessuno tollerava, ma lui ha avuto il coraggio di requisire gli appartamenti e consegnare alla gente la possibilità di avere qualche cosa. Io vorrei con voi, se mi aiutate, e se scriverò queste cose, voglio scrivere una lettera al sindaco cordiale. Lui è stato con me, mi ha detto umanamente io sono d'accordo con te, ma come sindaco non posso. Come istituzione non possiamo, ne abbiamo tantissimi altri che hanno bisogno, li diamo ai più meritevoli. No! Tu non puoi cominciare dai più disgraziati a fare una selezione della società e catalogarmi e fare una società dove gli omologati, quelli che sono rispettati, quelli che non accettano i diversi, quelli che portano la merda del cane, del loro cane davanti alla porta di questi disgraziati, tu non puoi accettare che quelli abbiano ragione e poi, perché poi l'idea è questa, adesso abbiamo cominciato, ma andiamo avanti anche con gli altri dopo. Sarebbe la fine del nostro vivere sociale e la fine della possibilità di creare una convivenza e affrontare i problemi lavorando in modo che i più piccoli, i ragazzini e gli altri possano entrare. Il cambio di mentalità, di abitudini, il cambio di idee, anche di idee di tutti i tipi, con tutte le, non soltanto religiose ma anche magiche e altre cose, ognuno ha le sue idee. Non possiamo pensare di ridurre gli altri a nostra misura, anche se è scomodo, anche se qualche volta mi arrabbio anche con loro, è chiaro che mi arrabbio, ma diamo una mano, ma diamo la possibilità di far vedere che esiste anche un'altra possibilità libera, decisa dalla persona, un'altra possibilità di vivere e di costruire insieme qualcosa di diverso, perché alla fine, oltre che disgraziati, sono anche messi male sia psicologicamente, messi male poi praticamente, che se non stabiliamo un tentativo diverso, le cose non cambiano, ma vanno peggio. Ecco, io vi chiedo scusa un po' della predica, un po' una predica anche, ma vi chiedo scusa un po', ma però ci terrei molto, perché se noi accettiamo che ci sia la possibilità, in base ai criteri e ai giudizi che abbiamo di comportamentali, di accettare o rifiutare intere fette della società, noi siamo spacciati tutti quanti. Lo dico perché voglio bene al sindaco, perché voglio bene agli onorevoli, ma voglio bene anche a questi disgraziati. Mi sono dimenticato di dirvi, prima avete parlato di un qualcosa, avete accennato a qualcosa, mi sono meravigliato, ma è interessante, non di questa domenica scorsa, la Difesa del Popolo, che è il settimanale diocesano di Padova, dà come titolo della prima pagina con tanto di fotografia: salute mentale, il Veneto non se ne cura. Ed è molto interessante anche su questo punto, non abbiamo parlato. Guardate che il problema sanitario e il problema della salute mentale insieme
alla modalità con cui le persone ammalate oggi fanno i conti con costi e realtà, io anche con questo tipo di gente, bisogna andare a comprare medicine, bisogna andare a pagare le visite, bisogna andare alla cosa dell'ospedale per pagare i ticket, e questi che non hanno soldi da nessuna parte, che non hanno lavoro, eccetera, dove vanno? Volano. Ecco, scusatemi, ma una delle povertà più grandi sarà questa. Lo dico perché credo che sarà da prestare attenzione. Non ho parlato delle cifre della povertà, della pandemia o delle altre cose, ma preferisco a lavorare praticamente, operativamente nella realtà quotidiana, così come si trova. Vi ringrazio e vi saluto. Ringraziamo Albino, che sappiamo essere un uomo di grandissima generosità e di grande azione pratica, perché io ogni volta che vado giù a cercarlo, perché lui mi chiama ogni tanto perché parli alla radio cooperativa, e trovo sempre tanta gente che riceve cibo, che viene aiutata, che dorme nella sala in cui si fanno le conferenze, perché dice non so più dove metterli, li metto lì dove dico la messa, però poi lui si alza quando devo dire la messa e poi può tornare a dormire. Insomma, lui è uno che la carità, non la carità, la giustizia sociale la pratica quotidianamente. Ci avviamo alla chiusura. Intanto vi ringrazio per tutto quello che avete detto anche nei confronti della nostra associazione e di quello che ha fatto, e ringrazio soprattutto Donata, che non è stata citata questa sera, ma ha fatto moltissimo, e senza di lei non avremmo potuto realizzare quello. È lei Donata, sì. Ecco, mi è stata al fianco per tutto il tempo, è stata una fatica enorme, ma i risultati si sono visti, anche perché questa sera vediamo una sala quasi piena. Secondo me in questa lettera che tu scriverai, e che se vuoi firmiamo tutti quelli che vuoi, se no non importa, citerei queste due cose che hai detto, sia l'episodio di Bitonci, per far capire che un sindaco che secondo l'attuale sindaco dovrebbe essere molto peggio di lui, invece magari si è comportato bene, quindi farlo un po', come dire, metterlo un po' in discussione, e sia soprattutto l'esempio di La Pira, che La Pira ha usato le leggi, questo è importante, La Pira ha usato le leggi, non ha occupato le case, le ha requisite in base alla legge, perché ci sono delle leggi che permettono in casi eccezionali di fare questo, con tutta una serie di premesse. Devono essere case disabitate da tot anni, eccetera, eccetera, eccetera. Io lo farei perché secondo me hai due assi in mano. Ecco. Sì. Oggi credenti e non credenti sono d'accordo sul fatto che la terra è essenzialmente un'eredità comune, i cui frutti devono andare a beneficio di tutti. Per i credenti questo diventa una questione di fedeltà al Creatore. Di conseguenza, ogni approccio ecologico deve integrare una prospettiva sociale che tenga conto dei diritti fondamentali dei più svantaggiati. Il principio della subordinazione della proprietà privata alla destinazione universale dei beni, e perciò il diritto universale al loro uso, è una regola d'oro del comportamento sociale, è il primo principio di tutto l'ordinamento etico-sociale. La tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto e intoccabile il diritto alla proprietà privata e ha messo in risalto la funzione sociale di qualunque forma di proprietà privata. Giovanni Paolo II ha ricordato con molta enfasi questa dottrina dicendo: Dio ha dato la terra a tutto il genere umano perché essa sostendi tutti i suoi membri senza escludere né privilegiare nessuno. Sono parole pregnanti e forti. Ho rimarcato che non sarebbe veramente degno dell'uomo un tipo di sviluppo che non rispettasse e non promuovesse i diritti umani, personali e sociali, economici e politici, inclusi i diritti delle nazioni e dei popoli. Con chiarezza ha spiegato che la Chiesa difende il legittimo diritto alla proprietà privata, io discuterei un po' su questo, ma poi dice, ma insegna anche che, con non minor chiarezza,
che su ogni proprietà privata grava sempre un'ipoteca sociale, perché i beni servono alla destinazione generale che Dio ha loro dato. Questo è Grazie. Grazie. Stiamo per volgere alla fine, anche perché voglio essere puntuale con Alberto. Sì. In modo che si possa andare anche alla libreria, che è un altro punto importante, fondante di questa manifestazione. E quindi vi invito tutti quanti poi, dopo questa assemblea, di andare a fare un passaggio lì dalla libreria. E Gianluigi giustamente ha chiesto di parlare, è venuto qui ed è importante ascoltarlo, e quindi abbiamo gli ultimi 10 minuti con cui potrai parlare. Grazie. Non voglio togliere tempo alle persone perché eravamo d'accordo per le 5:30. 2 battute. Io sono venuto qui anche perché il titolo di Terra e Acqua è Quale futuro per l'ecologismo? Cioè, le tematiche che abbiamo sentito oggi sono anni che le sentiamo, siamo tutti competenti su queste tematiche, la maggior parte dei presenti le conosce a fondo, è esperto, eccetera. Però il problema è quello di mettere insieme queste idee, cioè noi dobbiamo cominciare a capire che sparsi nel territorio, ognuno con le proprie conoscenze, che si guarda il bunicolo, non va da nessuna parte. Chi continua ad avere potere ce l'ha, lo maneggia e noi parliamo fra di noi. Io ho fatto assemblee a Schio contro l'inceneritore ancora una decina di anni fa, ho fatto assemblee a Padova contro la seconda linea, contro l'inceneritore, ho girato l'Italia, sono 20 anni che faccio queste cose, ci stiamo parlando ancora tutti addosso, tutte queste tematiche di precisione, la raccolta differenziata al 90% eccetera. Va bene accrescere la conoscenza di tutti, ma non è sufficiente il bottom up, cioè spingere solo dal basso. Occorre un'organizzazione top down che vada dall'alto verso il basso, occorrono delle regole, occorrono delle leggi, altrimenti ci parleremo sempre addosso. Occorre utilizzare la parola vietare, togliere, perché se si parla di plastica usa e getta bisogna dire l'usa e getta della plastica deve essere eliminato da domani, secondo un piano. L'uso dell'inceneritore deve essere eliminato da domani, secondo un piano. Tutti si parla di paradigma, di cambiamento, ma il paradigma vuol dire avere un modello di riferimento completamente diverso. Quindi se non si vieta, se non si toglie, non si può cambiare paradigma. E la Terra ha bisogno di un cambiamento radicale. È inutile che ci continuiamo a parlare fra di noi se non si comincia ad aggregarsi su una valutazione e una proposta di cambio serio, di cambiamento serio, non avendo paura di dire io sono di parte. L'articolo 39 della Costituzione dice aggregarsi in partiti, cioè in azioni e regole di parte per cambiare secondo la Costituzione e secondo gli ordinamenti istituzionali. Allora dobbiamo cambiare mentalità, non dobbiamo vergognarsi di dire non sono di parte, io non sono iscritto a nessun partito, io non... No, è ora di smetterla, perché sennò ci parliamo sempre fra di noi. O ci si mette assieme per fare questi discorsi, si chiarisce la visione, tutti parlano di visione, di strategia, di cambio sostanziale di direzione, però tutti non si vogliono mettere assieme perché ognuno ha il suo interesse preponderante da difendere, il piccolo interesse. Bisogna cominciare a guardare in alto e ad avere veramente un discorso condiviso di cambio di paradigma, altrimenti ci parleremo ancora per altri 50 anni e vedete i risultati, cosa abbiamo in Parlamento. Io sono 40 anni che sto lottando sempre vicino ai perdenti, perché sono sempre stato dalla parte dei perdenti, e sta peggiorando di giorno in giorno la situazione. Un anno fa, quando siamo venuti a parlare qui, sempre ad Arzignano, ho detto esattamente queste cose, ma anche nel 2019, quando avevamo tentato di fare un forum, di aggregarci, che poi è fallito completamente, dicevamo le stesse cose.
Per quanto continueremo a dirci ancora queste cose? Questo è il problema. Non occorre solo essere bravi e specializzati in un argomento, bisogna essere cittadini, e qui chiudo, cittadini non volontari, come ha detto uno, ma cittadini attivi per cercare di cambiare realmente le cose. E qui il discorso è grosso, perché bisogna metterci la faccia in tutti i luoghi e in tutte le situazioni. E bisogna soprattutto fare nomi e cognomi di chi è responsabile e non vergognarsi di questo. Grazie. Grazie Gianluigi, grazie. Bene, si conclude adesso questa sessione, questa serata, e continua ancora la manifestazione, come dicevo prima, con la libreria, che vi invito a visitare subito prima di andare via. Poi per chi è di Arzignano c'è anche questa sera un concerto in biblioteca, alla Biblioteca Bedeschi, che sarà veramente interessante. Quindi se volete potete anche venire lì. Grazie.